Cara gente, buonasera e benvenuti nella prima delle due live di questa sera. Benvenuti, benvenuti. A schermo per adesso abbiamo comunque la live del canale ufficiale di Warhammer, perché in questo momento stanno giocando il Warhammer Open di Tacoma, Washington. Non che sia di nostro particolare interesse, non per noi appunto, non noi nello specifico. Però almeno teniamo il canale qui presente, almeno quando poi passano alle anteprime lo vediamo, ce l'abbiamo a schermo, vediamo tutto. Ah. Gumpla Builder 92, innanzitutto un doppio benvenuto per il tuo primo messaggio nella chat e mi piace molto, è la prima volta che sento il cara gente in diretta. Beh, è un'esperienza che bisogna vivere effettivamente, vivere un cara gente vissuto, arrivato, subito in diretta fa sicuramente un altro effetto. Sì, sì, sì. Sgrana gli occhi la prima delle due live. Sì, 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 e giustamente la prima guardiamo gli annunci, facciamo i commenti a caldo, i commenti iniziali, mentre guardiamo poi ovviamente dalle 21:30 andremo poi ad analizzare bene qualsivoglia cosa ci sia un po' da analizzare, discutere, ragionare, quant'altro, poi ovviamente avremo altri argomenti, daremo un'occhiata a queste carte qua che mi sono state donate, quindi Warhammer 40.000 Dark Galaxy, che dicevo appunto proprio negli scorsi giorni, che io non le ho mai viste, quindi non ho mai guardato come siano fatte, cosa. Boh. Quindi guarderemo un po' insieme. Guardichiamo un pochettino, nel senso non prevedo di farvi vedere tipo ogni singola carta, una per una, nel senso non voglio fare quel genere di live. Però almeno, giusto per condividere un po' la curiosità, dato che non le ho mai viste, dato che qualcuno aveva detto, ah dai, ma magari è carino se le fai, parafrasando, se le fai, lo fai vedere in live. Ho detto, bah, ok, dai, allora, questo venerdì, dato che è una live che tutto sommato è più tranquilla e gli argomenti principali sono comunque più, sono meno grossi, appunto, dato che appunto faremo analisi degli annunci. Lì la lunghezza ovviamente dipenderà un pochettino dall'entità di determinati annunci. Poi detto, guardicchieremo un pochettino queste carte, che sono curioso di vedere un po' come sono fatte, e poi faremo qualche chiacchiera su Kill Team, perché ci rimane ancora da parlare, perlomeno fino agli annunci di stasera, direi, dato che ci sarà almeno un annuncio di Kill Team. Ehm, dobbiamo parlare di Kill Team Tifone, quindi come al solito i manuali di Kill Team non occupano chissà quale tempo per discuterne dal punto di vista narrativo, però comunque ci spendiamo sempre le nostre 4-5 parole, che è sempre comunque carino andarli a vedere insieme. È fondamentale hai il bilancino. Che cosa vuol dire, raga? Voi dovete pensare che io sia la persona più lontana da qualsivoglia cosa che riguardi le carte. Poi, tra l'altro, grazie mille Smilzo per la sub con Prime per il 19esimo mese. Grazie mille Heian86 per questo segui, un benvenuto. E grazie mille Barba Fausto per la resub di livello 1 per il 12esimo mese. Grazie mille a tutti cari. Niente spiegazione dei materiali usati per le carte? No, non credo, no, nel senso, sono carte, sono fatte di carta. E io mi fermo lì. Chi sono questi gentili signori incredibili? Quello a destra è stupendo. I commentatori del torneo comunque non ci interessano molto, però belli, bellissimi. Quindi, tra l'altro sì, abbiamo comunque tutte le parti, cioè tutti i giochi che avranno un annuncio. Una sera lunga vita Old World, assolutamente, tra l'altro avremo sicuramente qualcosina per Old World, dato che, allora, abbiamo qua, avremo
almeno un annuncio per Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer di Horus Heresy, Warhammer di Old World, Kill Team, Warhammer Underworlds, Legions Imperialis. E in realtà, se uno guarda i post su Instagram o comunque sui social, hanno anche aggiunto il logo Black Library, che non si vedeva inizialmente in questo articolo, però comunque ve lo faccio presente. Ora, è probabile che l'annuncio più grosso della serata sia quello riguardante Warhammer Age of Sigmar, dato che quest'anno si celebrano i 10 anni. Sono passati già 10 anni, porca zozza. I 10 anni di Warhammer Age of Sigmar e sicuramente verranno celebrati con la rivelazione dei nani del caos, dei Duardin del caos, che si pensa possano chiamarsi Hellsmith, quindi tipo fabbri infernali. Vabbè, ma voi hater del cazzo non vi conto. Poi lo so che fate le battutine. Ho detto, ma nessun problema, cari. Siete liberi di farvi cacare quello che volete. È giusto così. Comunque, a parte gli scherzi, dicevo, è possibile che sti Guardiani del Caos si chiamino Hellsmith? Perché è un nome che è apparso recentemente su White Dwarf 514. Mentre si parlava un po' di divinità del caos varie, grandi, minori e quant'altro, in tutte le ambientazioni di Warhammer, si parlava anche di Ashut e parlando di Ashut si diceva appunto, si faceva riferimento a questi Hellsmith che li adorano e quindi dici, ok, quindi dato un po' le nomenclature, credo proprio che si potrebbero chiamare tipo fabbri infernali, ma buttando una traduzione. Fabbri degli inferi, che fantasia, guarda, prima si chiamavano nani del caos e basta, quindi insomma. Non avevano un nome particolare, non è che avevano un nome particolare in Warhammer Fantasy, erano tipo i nani, come sono i nani del caos? Fatto. Quindi insomma, allora, sulle nomenclature, piscian corto. I Forgia Malefici, esatto, ovviamente. Ma Dawizar è il nome in Khazalid. I nomi in Khazalid, o comunque le versioni del Khazalid, i dialetti del Khazalid all'interno dell'ambientazione ci sono comunque. Ma comunque non è che trovavi scritto tipo il libro degli eserciti da Wizard, era comunque un nome in Khazalid che tu trovavi all'interno. Però poi l'armata si chiamava Nani del Caos. Non ho ancora letto per bene il White Dwarf 514, quindi poi lo guarderò bene. Leggerò poi nel dettaglio. Ma secondo me non aveva molto senso magari tenere quello come nome, perché alla fine tu anche alle altre armate dei nani non usi il nome in Khazalid. Poi in realtà magari se tu vai a vedere l'ambientazione, leggendo magari romanzi, manuali, tu trovi il loro nome nel Khazalid o relativo dialetto che utilizzano loro, però lo trovi all'interno, nel senso. Poi loro come nome dell'esercito hanno un nome, diciamo quello il nome comune come appunto dire, appunto, il libro degli eserciti si è sempre chiamato Nani, non si è chiamato libro degli eserciti Dawi, per dire. Vedremo, vedremo comunque. Dico, penso che quello sarà l'annuncio più grande, presumibilmente. Poi vedremo gli altri, nel senso, io per adesso mi aspetto quell'annuncio grosso e magari dei piccoli annunci satellite intorno. Però vediamo, magari sarà qualcosa di diverso. Vedremo un po'. Grazie Marvotas per i 100 bit e grazie a Foblad per il Prime per il terzo mese. Grazie mille.
Sì, per Age of Sigmar, però Old World è sempre stato chiarito benissimo che sarebbero state un'armata Legacy in Anni del Caos, del fornito le regole, ma poi non sarebbero stati previsti come armata attivamente presente. Era una cosa che avevano già pienamente chiarito all'inizio, proprio all'uscita di Warhammer di Old World, che ci sarebbero stati i PDF se tu avevi già quell'armata e nel caso te la vuoi continuare a giocare, ma non sono tra le armate attive nel periodo storico del 2276 del vecchio mondo. Tant'è che infatti tutte le questioni di, dei Nani del Caos nei rami mortali vengono fuori praticamente fin dalla fine della terza edizione e fin dall'inizio poi anche della quarta. Abbiamo discusso infatti più volte di varie menzioni che fanno più o meno espliciti riferimenti ai Nani del Caos, specialmente nelle catene montuose adamantine, che sono verso la parte nord-orientale della parte centrale del regno di Akshi. Infatti, se andate a vedere un po' le vecchie live, sia sul libro base della quarta edizione di Age of Sigmar, ma anche poi successivi manuali, come ad esempio quello sugli schiavi delle tenebre, anche lì, ad esempio, si parlava proprio in maniera, ho detto, più o meno esplicita di varie cose riguardanti i nani del caos, servi di Ashut e quant'altro, però appunto finora non avevano avuto il classico nome da copertina di manuale. Quindi vedremo. Sì, sì, è vero sull'Italia che effettivamente niente vieta che più avanti le fazioni Legacy vengano integrate nelle armate aggiornate. No, no, per carità, su quello, nel futuro generico, per carità, quello indubbiamente. Però diciamo che per adesso, onestamente, punterei più sul dare modelli nuovi in futuro alle armate attualmente attive, più che di introdurne altri. Buonasera a tutti, cari, intanto, buonasera a tutti, da tutte e due le parti della live. Cosa ne pensi di Trench Crusade e di Conquest Last Argument of Kings? Allora, di Trench Crusade, ogni tanto qualcuno me l'ha chiesto e l'opinione generale è un... mi incuriosisce, mi piace moltissimo a livello artistico. Dell'ambientazione ci sono cose che mi convincono, alcune cose che non mi sconfifferano proprio tantissimo. Modellisticamente molto carino, cioè mi piace poi anche in generale il progetto, proprio il progetto, l'aria che si respira attorno ad esso, in generale è un progetto che mi piace molto. Conquest invece non l'ho purtroppo mai sentito, non lo conosco, quindi non saprei, è la prima volta che qualcuno me lo nomina, quindi purtroppo non saprei proprio. Trina Lade, grazie mille anche a te per il livello 1 per il 12° mese. Grazie mille. Grazie mille. Bot turbo nuclearizzato sul gruppo Telegram. Oddio, fai vedere. Che è spuntato? Ah, ci sta la silhouette. Aspetta, andiamo a vedere. Stavo aspettando. Ah, 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 ah. Vedi che si vede già qua. Ok. Allora. Questi sono i nani del caos. E direi che è abbastanza evidente. Questo non lo so, potrebbe essere roba. Boh, Mechanicus. Questi mi sembrano elfi, simili elfi silvani, poi da capire se saranno roba dei Sylvanet o elfi silvani in the Old World. Questi mi sembra Necron. Questo è un Marine con un'ascia. Questo è quel... Finalmente arriva sto cazzo di modello! Boia, ci hanno fatto 2 o 3 rumor engine su sto coso con con la carretta, con le varie boccettine. Alleluia, con sto coso che versa. Finalmente, alleluia. Questo è un re dei sepolcri. Vabbè, qui c'è un pipistrellaccio. Questo che cazzo è? Boh? Che è un segno del ritorno di Kurz, ovviamente. Proprio lui, proprio lui. Chissà che cazzo è questo. È una roba... no- Boh? Sarà uno Space Marine...
Non so perché mi ha dato l'idea di uno Space Marine, magari tipo simile, tipo Ravengard, boh, non lo so. Sto Marine, riusciamo a capire qualche... Qua è una sciacatena. Mm, boh. Si vede solo qui. Ok, sì. Ma è un video questo? Ah, no, ok, semplicemente fa partire la live, ok? Non è che c'è tipo un video trailer per capirci. Qua com'è? Aspetta, aggiorniamo che... Ok, ok. Che ora è? Ok, mancano 5 minuti. Va bene. Ok, cos'è quello all'angolo invece questo qua a destra? Sembra sempre una roba Mechanicus. Mm, boh, vedremo. È rimasto qualcosa degli scudi neri nel 40.000? Non propriamente quello che si intendeva come scudi neri nel 30.000, nel senso ci sono gli scudi neri come ruolo in 40.000 sotto forma di Marine che abbandonano la propria araldica unendosi alla Deathwatch, come ad esempio ha fatto Titus prima di ritornare negli Ultramarine. Però altrimenti al massimo trovi forse ancora qualche resto di alcune bande che esistevano ai tempi, tipo gli Artiglici Nerei. Gli Artiglici Nerei sono nati come gente scudi neri, gli scudi neri però non quelli che appunto diventavano completamente con armatura nera, ma di quelli che si inventavano una loro araldica da banda da guerra. Loro ad esempio hanno creato praticamente il loro impero isolazionista in un angolo della galassia, che è molto probabile che sia da dove sono spuntati fuori poi i Carcharodon tempo dopo. Il giocatore scarso N2. Grazie mille per questo segui, un benvenuto. Buonasera a tutti, cari. Adesso vediamo. Niente votan però. Lo so, piango anch'io, indubbiamente, piango anch'io. Vediamo un pochettino adesso cosa ci fanno vedere di questa robettina qua. Allora, facciamo che aspettare qua perché tanto ormai manca poco, quindi mi pare inutile. Chiudiamo magari anche questa, che tanto non c'è bisogno. Ok. Ah. Beh, bella piena sì, in generale penso di sì. Poi appunto io dico, secondo me ci sarà tipo grosso annuncio per i Guardiani del Caos e secondo me le altre cose saranno detto secondo me annunci satellite, del tipo annunci non proprio grossi. Magari una scatola di Kill Team, magari c'è, che ne so, un personaggio di qualcosa, però secondo me non... Secondo me poi sono contento se sono contento di sbagliarmi, ma secondo me gli annunci che staranno oltre quello di Age of Sigmar saranno mediamente più piccoli, secondo me, poi vedremo. Innanzitutto, il giocatore scarso, grazie mille, cioè, quindi un doppio benvenuto per il tuo primo messaggio nella chat. Chissà se annunceranno qualcosa per gli Scaven. Non lo so. Io non me lo aspetto, più che altro perché loro comunque con la quarta edizione di Age of Sigmar hanno già ricevuto un grande refresh della loro gamma di miniature, quindi attualmente non mi aspetto novità. Poi, vediamo, per carità, però sicuramente non rientra tra le mie aspettative, ecco. Vediamo un po'. Io, vabbè, andrò sicuramente sul banale per quelle che sono le mie aspettative, o nemmeno aspettative, ma ovviamente desideri. Ovviamente io spero che tra i vari annunci ci siano magari manuali narrativi interessanti di cui poi discutere insieme, insomma, Warhammer The Old World, dato che ormai abbiamo finito gli Arcane Journal, perché bene o male ormai ci sono per tutte le armate attualmente attive nell'ambientazione. Ehm, Secondo me sarebbe appunto finalmente il buon momento per tirar fuori finalmente il primo manuale narrativo.
Magari per Warhammer di Heresy ci tirano fuori già qualcosa per almeno un prossimo Journal Tactica, dopo il primo che sta uscendo in questi giorni e di cui parleremo ben presto. Detto Kill Team, magari appunto mi aspetto la classica scatola che a doppio team. E Legions Imperialis, anche lì spero ci sia un nuovo manuale narrativo, perché contate che è dalla fine del 2024 che non esce un nuovo manuale narrativo di Legions Imperialis, quindi sarebbe secondo me carino finalmente tirarne fuori un altro. Anche Warhammer Underworld, anche lì magari mi aspetto un'altra scatolozza a doppio team. Warcry secondo me sì, è schiattato ormai. Sì, sì, secondo me Warcry ormai è definitivamente morto. Secondo me è sostituito ormai da Spearhead, da punta di lancia. Anche perché ormai non fa parte più di nessun annuncio, oppure pure la gamma ormai sul sito è reputata solo online. Insomma, secondo me ci sono i chiari segni del fatto che ormai Warcry sia, sia stato bene o male sostituito. Cioè, puoi giocartelo per carità, però nel senso come ogni gioco, non è che ti vengono a bruciare i manuali, però secondo me ormai il formato è stato completamente sostituito da Spearhead. Peccato che non uno dei giochi migliori GV. Ah, boh, lì non saprei. Cioè, nel senso, mi fido di quello che mi dite da quel punto di vista, perché lì non giocando non saprei. Poi certo, effettivamente comunque me ne avete parlato indubbiamente bene varie volte, quindi effettivamente. Ma le bande non credo poi finiscano per essere vendute a chissà quale prezzo, perché comunque le bande vengono integrate comunque nella gamma generale dell'esercito, insomma. Quindi non mi aspetto chissà quale prezzo. Se proprio magari qualcuno vorrà recuperarsi determinati manuali, però non so. Vediamo. To welcome you today to the big summer Warhammer preview. My name is Adam Troke. I'm joined by my friend and colleague Eddie Eccles, and it is our delight to host this show. Yeah, very exciting. We have a big preview today. There's a lot of stuff. There's a lot of Warhammer. We've got stuff from all sorts of different settings, Okay. from Warhammer 40,000, Age of Sigmar, some Horus Heresy in the mix there as well. There's a little bit of something for everybody, it's fair to say. Yeah, you're not wrong. Let's talk about how it's going to work a little bit. If you're new, maybe this is your first Warhammer preview you've joined in. We are your hosts, but we are not alone. We have the excellent Simon Grant sat over there in Question Corner. Simon, what are you doing today? Hey folks, welcome to the show. I'm going to be fielding questions on behalf of Eddie and Adam. So if you do have any questions that you'd like to ask them, Lui si chiama please Simon, start ma your question oggi sarà with solo question sì. in big letters, capital letters at the start of all your comments, and I will do my best to track them, and hopefully we'll get an opportunity later on in the show to ask Eddie and Adam those questions. Perfect, thanks Simon. We're going to be taking some breaks throughout the sort of proceedings to try and field a few of those questions. We have a lot of Non mi content to creerei cover off. aspettative in base alle maglie, però Between an hour and 90 minutes. ogni tanto è if we go accaduto fast. che le maglie avessero un bear motivo, with us però and we'll do our best. We're aware the chat is still filling up. There's non people voglio flooding subito in from squillare le around the world. trombe, dai. So the first thing I'd like to do is throw a question out there, maybe get you involved, which is let us know where in the world you're from. I do it every time and I always enjoy the answer. And while you start punching in your coordinates, not too specific, I've got a question for you, Eddie. Done any hobby lately? Oh, I'm glad you asked, Adam. Yeah, I've been doing a little bit of Horus Heresy. Quella la maglia sinistra è una schematica del repulsor o dell'impulso. Aspetta un attimo perché è un mezzo coperto. And I've started painting a jet bike, but using some of the Horus Heresy transfers on the side, so it looks very nice. No, forse direttamente del... I've also got some Space Wolves. I bought the new Forse proprio solo del... Ah no, dell'End Raider, giusto? Perché vedo le... Vedo le torrette accanto sono quelle dell'End Raider, ok. Vedendolo così mi pare non vedevo i cingoli. The short answer is yes. I bought myself some new a new kill team. I went for the Hernkin yesterday, and I'm going to have a crack at that. I've not really painted kill team stuff. I've always used things from my main army.
The other thing, oh, it's only went to the Throne of Skulls with my good friend Damien O'Byrne, and we brought home a gold medal, which was super fun to play. So Vabbè, adesso stanno comunque discutendo un pochettino a livello introduttivo, I met trofeino. a father and son team who'd flown all the way across to join in from the US, and they're now hiking, backpacking around the mountains What an somewhere in Spain. unexpected journey. Literally tremendous. So I hope you get to tune in wherever you are. It was really fun. Thank you to all my opponents who played and then thought I wasn't such a horrible person to play against. Always nice. So, Si, where are people from? Oh, all over the place. It's wonderful. So we've got folks from Australia, Canada, USA, Spain, pretty much all over the globe. Someone's claiming... Io tempo fa avevo sentito dire di una possibilità di un rifacimento dell'End Raider, ma possibly come from such an estimable place. Awesome. vaghe cose tempo fa. As I said before, we've got about 90 minutes worth of like wall-to-wall Warhammer. Ah, circa 90 minuti di anteprima. Vedete che alla fine abbiamo fatto bene a posticipare la chiacchiera. Right, so, Raph, punch the first video. So just before we go in, the new guy, he's a little bit peculiar, but just bear with, okay? Okay, cool. Ehi! Oddio, ci sono nuovi fratelli di ferro. E questo è uno scienziato pazzo. E questo è un tizio con pezzi di tiranide. Oddio, ma mai ci speravo che tirassero fuori davvero la seconda ondata. Ah, ma questi poi ce li guardiamo bene. Incredible set of reveals for the leagues of I nani alti, Yeah, so i this is nani the alti largest esistono. release for the Leagues of Votan since the initial release of the army. This is a huge Ah, expansion, cioè ce n'era all in bisogno, plastic perché ce n'era veramente for that tanto force. bisogno di una There is Cristo new di heavy seconda infantry, ondata there's per i new Votan. artillery, Però there's non ci loads of new, speravo. really characterful characters to add to the army. There's some new vehicles, all sorts Sia che of figo il stuff. pe- So, Guarda, ma there's, i personaggi the sono shot of the full army fighissimi. there, but let's take a closer look at some of the specific models, specific units being added into the force. We'll start with the Il Arcanist valutatore Evaluator. arcanista. So, within the leagues of Votan, they're not afraid of developing technology and expanding their understanding. Guarda proprio scienziato Arcanist pazzo. Evaluator is kind of Che figo, aside from the infatti, Ste, ordinary infatti. kin within sort of the war bands that È operate. bellino. He's a member of the science guilds that are responsible for new technologies, and he brings to battle an experimental weapon in the sort of closing phases of development. This is a transmatter inverter. È l'Eggman So cool, Yeah, 40.000, it's got 4 infatti. fire modes, and on the highest one, it literally triggers lethal atomic transformations. What that means is death. Yeah, so he's taken out his new experimental Vabbè, weapon qui basically abbiamo for le the cose, battlefield, gli effetti di to see if Twitch, it che is, sarebbe as you bello. suspect, Posso powerful enough to togliermi melt ste Space Marines, merde di tanks, Twitch? or Tyranid monsters, whatever he happens to come up against. Pretty much yes to the Pretty above. much yes to all of the above. He's not part of the official sort of Leagues of Votan Togli sta military merda, hierarchy, non li voglio. so he doesn't join your units necessarily, but he kind of hangs around in your army next to them, Yeah. and he's got kind of lone operative ability if he's near your infantry, that sort of thing. But a very useful, characterful little model to add into your Leagues of Votan force, and a nice way of kind of showing the some of the kind of lore and culture of the army as well, of the Leagues of Votan. Yeah, it's a little bit of a glimpse behind the sort of the curtain, isn't it? And you can see some really cool things that sort of key into that. He's got these Scritto optics on Temu, his, non credo che sia un almost fucile di like Temu, it's sarebbe un po' un pulling problema the probabilmente. data from Yeah. the results. That's a very cool head as well, kind of mad scientist vibe going on. Yeah, and if you wanted to, there's a separate. E invece scopriremo che c'è proprio scritto Temu nella scrittura dei vota. Votan. Sì. Absolutely. That's the way to go. Next up, my absolute standout favourite. This is the thing that made me È march into Warhammer bellissimo. World yesterday and buy some Leagues of Quanto mi Votan models for piace myself. questa The posa. Memnir Strategist. He is an Ironkin. Those of you who are fans of the League of Votan will understand that the Ironkin are. Mi sembrava Sono una delle roba intelligences. tipo Well, not in their minds, but meccanicuseggiante, they're però alla artificial fine no. intelligences which, Alla fine no, è they hold un an equal position within stratega Votan society. There's a Memnir. CU unit inside of, È un fratello di and ferro that's con sort of un within that iron certa... dome that is normally his head. The first really cool thing certo about ruolo this di model is that comando, you di see the little strategia, figo. noodly things that are on, in the Bellino che Imperial c'ha le Code due Mechadendra, braccine davanti these, che compila. cables that come out of him. Each of those is an additional No, è CU dipinta, è unit. dipinta He is quella the lì. combined intelligence Sì, of sì, sì. multiple Ironkin, essentially. and he Dipinta la uses piastra. that to enormous effect in terms of strategy and tactics on the battlefield, directing the efforts of the kin around him.
it keys into a rule Mi piace un as well, botto la which is posa use yield perché gli dà points. I'll talk a quell'aria, little bit more nonostante about non later. abbia appunto un And volto most visibile, importantly, perché he quella è looks è la sua amazing. testa, It's a very, very cool miniature. essendo un really fratello di characterized. ferro. I think also got Mi some piace spare però arms on che the front there, which riesce is comunque a holding bonus arms. onto comunicare his little un'aria datapad. He's tapping away on pensierosa, there, giving di orders to all the various riflessione, Lisa Votan proprio units across the lo battlefield. stratega che sta And his main pair of pensando. arms he's Bello, used to sort of mi hold piace. in his contemplative states, which is the Esatto, exact pose that I have when I'm meditabondo. considering my movement phase in Warhammer Exactly. 40,000. And if you want to dazzle your friends with some knowledge, the array he's got on his back is called a cognitar mantle, and that's where he gets like his extra brain power from. Really, Bello, davvero, non me li aspettavo proprio. Per quanto li sperassi, per quanto sperassi arrivasse a un certo punto la seconda ondata di Votan, non era proprio tra le mie aspettative, ma ben venga, sono contento. Che i fratelli di ferro grossi e incazzati, pensa che A lot of the roba. Ironkin are fairly sort of helpful. They're kind of they default fill normal civilian roles in society. Default state is a sort of friendly, affable helpers for the Leagues of Votan for the kin. These are a much more warlike programming, so they march out actively into battle seeking conflict. They are in very large suits I of armor. fratelloni di ferro questi almost sono. twice the height of a kin or a League of Votan warrior, and they have got Perché some pretty Twitch decent ha messo weaponry as questa well. You can merda? kit them out in a variety of different Perché ways. You can either non go posso combat disattivarli leaning. questi This is an schifi? example there, where you can have like concussion fists and bolt guns, or you can go with a ranged option. Pugni In game grossi. terms, they work a little bit like Wraithguard, I suppose, is the closest approximate. So very durable unit, quite powerful weaponry, fratellone di very good for ferro, doing things like bellissimo. moving on to an objective and trying to hold on to it. Anche perché mi and ricordano fighting un off po' enemy counterattacks. UR25. In real terms, Mi danno un po' quella sorta di ibrido con UR25, il che è figo. Cioè me li fa piacere ancora di più. UR25, nel caso qualcuno di voi non se lo ricordasse, è il personaggio uomo di ferro di Warhammer Quest Blackstone Fortress. Dato che appunto UR25 era un uomo di ferro, direi che magari un po' la somiglianza, i punti in comune hanno molto senso. Very well, yes. These are sort of inverse artillery in that rather than lobbing a shot high above the enemy, they fire those mole shells that you can see down at the bottom. Allo scuotiterra coctoniano. In a trench line, in a bunker, and just blow everyone to kingdom come. Each one of these is a really lovely sort of diorama in their own right. Bellino che ci sia la possibilità di aprirlo per proprio simulare il caricamento. Mi piace. You can see one of them there with his little scanner almost directing the mole as it kind of buries underground towards the enemy fortification. Sono i fratelli di ferro. Obviously it's a powerful piece in game. You've got all sorts of sono quelli lì in realtà erano già ampiamente presenti nella gamma delle leghe dei Votan. Sono anche loro cittadini delle leghe dei Votan. Awesome. E sono uomini di ferro. The bigger models that are inside this launch, we have the Capricus. So the Capricus is one of those kits that makes two things. Il difensore Capricus, quindi una versione più elaborata delle moto, quasi l'equivalente un po' tipo della una camionetta con torretta. It's got less other weapons on it, and you can see the stowage bag for the crew that will ride in the back. Whichever you take, essentially this is enabling your Hernkin to get around from A to B. Ma penso abbiano solamente un uniforme simile, ma non credo che in questo caso quelli lì siano Berserker. The other kind of Leagues of Votan transports, where you pick one of your units, it can split into two groups of five. Five of them can ride around in one of these. If you've got two of the transports, mi piace che ci sia la torretta che è utilizzata da un fratello normale, vivo, e l'altra che invece c'ha il fratello di ferro innestato. Figo. There's some really lovely little touches on this. The stowage bags are really nice at the back. I like that you can build this with two Ironkin as well. So if you want an Ironkin pilot and an Ironkin gunner, you can build them like that. Fans of Ironkin generally, there is a lot of Ironkin in this. Sì, adesso che dici Impulsor, sì, mi danno magari un po' quella sensazione. Nuova pattuglia da combattimento, ok. If you're new, let me explain what they do. It's a fantastic way to start an army. Or to bolster an army if you've already got one. This one really focuses on those sort of kin bands that make up the mainstay of the force. You've got the Thunderers in the background, the Hearth Guard in the middle. It's
just wonderful ingredients to bulk out a force. Yeah, there's some really useful units in there as well. Like, you don't tend to see a League of Votan army that doesn't have all of those units. Yeah, there's no wastage there. So right? it's all good stuff. A couple of boxes of these, and then a couple of the new units, and you've got an army. You're basically. away. Yeah, absolutely so. Now, Allora, for many people's opinion, I expect the main event of this release. This is Bury Egnisson. Eddie? So Bury Egnisson is the last survivor of a Leagues of Votan clan, which has been consumed by the encroaching Tyrannid menace. He is known as the Thrice Devoured. A Tyrannid monster has actually eaten this guy, but that wasn't enough to keep him down. He clawed his way out of its gullet, Adesso vi dico, 16, ok. climbed his way back out to safety 3 times, apparently, Yep. and now goes across the galaxy, across the Kin warbands as a roving Tyrannid killing Lui è specialist. l'ultimo sopravvissuto del suo clan e la bestia che lui si porta dietro è una bestia che l'aveva ingoiato, ma a quanto pare non è stato sufficiente ad ammazzarlo. L'ha evidentemente uccisa da dentro, uscito fuori e adesso si veste col suo cadavere. Bellissimo. Mi piace che abbiano giocato con il vecchio tema dell'idea del perché gli squat erano forse scomparsi a causa dei tiranidi. Mi piace che abbiano giocato un po' con quella roba. Bellino. Down to the very last kin, which is this guy. And so he's so bitter, his whole life is devoted now to just hunting down the Tyrannid menace and supporting other leagues to stop the same thing. E adesso lui è particolarmente incazzato ovviamente contro i tiranidi, vorrei anche vedere, e quindi è un personaggio che va ad essere utilizzabile con bene o male ogni esercito delle leghe dei Votan, perché dice lui presta servizio alle altre leghe, giustamente lui è l'ultimo rimasto. Molto figo. Bello il modello, bello il tema che gli hanno creato attorno. And this guy kind of goes, well, yeah, they were eaten by the Tyranids, but also they clawed their way out again. So there is a little bit of truth to that sort of that outdated understanding maybe of what happened to that faction. Bella come copertina. Molto bella. Leagues of Votan and all new codex for Warhammer 40,000, which contains. I've had quite a while to read this week. It's just full of spankingly good lore. It's got great rules and art. It explains all of the new things, obviously. Vabbè, direi da corpo a corpo. There's too much to go into in any real detail here, but a thing to cover would be those yield points, which is the sort of army-wide mechanic which underpins them. Absolutely, yeah. So yield points effectively changes the way your army works over the course of the game, and it works in the way that the Leagues of Votan approach acquisition effectively. So early on in the game, when you haven't got very many yield points, you're getting bonuses for attacking enemy units on objectives for the most part across your army. And then later on, once you've acquired yield points, you get bonuses for having your own units on objectives. So they get better at defending them, better bonuses for ok, beh, adesso stavano dicendo qualcosina sulle regole, bonus per attaccare unità sugli obiettivi, bonus per avere unità sugli obiettivi. And it's a really great mechanic, right? Because it's exactly how you win games of Warhammer 40,000. Early on, you kick people off objectives. Later on, you hold on to the objectives. So and some of the new units that we've shown and some of the units that already exist in the Votan army now have rules that key into that. For example, the Memnir Strategist just lets you increase or decrease your yield score by 1 each turn. Yeah. So really sort of thoughtfully put in, so this guy who's overseeing the total sort of tactical. Poi lo guardiamo bene se è abbastanza riconoscibile, perché visto così non capisco se possa essere magari un tiranno, un emissario della Norna, poi magari lo guardiamo bene se è abbastanza identificabile. Here you can see this is the Arcanist and then you got the Memnir. They're like normal Votan sized. O se è qualcos'altro, cioè in generale comunque qualcosa di grosso indubbiamente. You can see just how sort of much bigger the Steeljacks are. I think your comparison, Eddie, that you made to compare them to Wraithguard is really quite fair. Yeah, ma poi anche questi qua, ho detto, i fratelloni di ferro, mi piace un botto che abbiano preso un po' l'estetica di Guerra 25 per andare a creare altri uomini di ferro, ma con quell'estetica, una via di mezzo. Bellino. A me piacciono molto. Però vabbè, su quello, a me è sempre piaciuta la gamma Votan, quindi. You can definitely see sort of some of those origins. I just want to draw some attention to some of the super cool bits on it. This guy here, you can see over his shoulder, he's got like a data slate. È il maglio grosso, esatto. I know, like loading hatch that you can model open or closed.
On this side, you've got a case which has more of the shells. You get spare shells to put on their own bases. It's just a really thoughtfully designed and very exciting kit. E il maglione, il famoso maglione, esatto. Mettiti un So we've maglione, got the così, Capricus si mise here. un So, pugno let's gigante. make some space on the table so we can have a look at this guy. So this is your new vehicle. This Ok. Mi is fa piacere the che facciano Defender vedere un po' questa pattern, which is roba, the gun version. And as you can vedere un see po' le there, dimensioni a little delle bit of unità, o space, comunque quite far enough vedere il space kit for transport on this anche one, lì but there is one which is a transport vehicle. presente. But I really like the Ironkin on this. It's actually He's got like a tiny little chair. He's quite small, yeah, because they wouldn't fit a full-sized kin in there, so they've given him a little tiny Ironkin, actually perfectly designed for the role. Absolutely, and I guess the star of the show himself in many ways. There he is. Agnir So the Börjesson. thrice devoured there. So he's still kind of kin-sized, but you Il can have, divorato have a tre look at volte. this model here Madonna that so mia. much of him is now bionic, right? So he's been chewed up and Bionic fingers that do it. yeah, chewed up Really and cool. spat out so many times that like his arm, bits of his arms, there, most of his face perhaps, Non è grosso il unspecified veicolo, amount of no, his no, body non has probably era... been dissolved Si vedeva alla fine by era, turned into bioacid rispetto in al the singolo stomach and pilota, things. non era enorme. But he's still kicking. And it also shows how Pensa se li durable rompono in the Votan diretta, are, right? farebbe So molto ridere, they're specially effettivamente. designed by their Votan to be durable, to endure kind of the most hostile conditions, and he's a good example of how that's kind of manifesting. Yeah, it's really cool, isn't it? I think we've covered the league pretty thoroughly, right? Yeah. Before we move on, we're going to go to the old world next. Ottimo, ottimo. Vedete che alla fine io mi aspettavo annunci assolutamente molto più piccoli rispetto a quello che saranno appunto i nani del caos in Age of Sigmar. Non mi aspettavo refresh di sto tipo, ho detto ma sì, annunceranno dei personaggi. Invece no, ben venga, sono contento. You can interact with our social teams. We have international social teams that manage our various social media places. Here they are. If you want to get involved in the conversation in the language which suits you. Vabbè sì, poi usciranno indubbiamente i post vari anche sui social locali. Quindi vabbè, quello più magari curiosità mia di vedere un po' i nomi italiani. And if you speak English or you're willing to take a pot shot at it, these are our socials as well. So please come and join the conversation. Yeah, we'll see you there. Yep. Right. Time for a little bit of Warhammer the Old World. Yeah, let's do it. So, first up we have brand Beh, in new generale unit penso di sì che for siamo the abbastanza two-piece cresciuti Camry. ultimamente. This is a new multi-part plastic kit that makes the Royal Ah, il Pebbles. classico kit, Easy way to describe these classico is that you kit have a alla nice Warhammer stand Fantasy and you have a con new hero/lord. You could make cavalleria, a cioè two-piece eroe in arcione, eroe a piedi, o meglio You get battle standard, standardiere, which you can put on either fence. If you fancy a alfiere. faster moving battle standard, stick it on the horse guy. If you fancy him like standing around in one of your Bello, big bello. regiments of skeleton warriors or tomb guard, then go for the on foot version. There's some options in terms of head things as well. Battle standard bearers are key. Bello il cavallo decorato. Io ammetto, sono sempre stato poco fan dei cavalli scheletrici poco decorati, perché solamente lo scheletro del cavallo non mi è mai piaciuto così tanto. E il motivo per cui magari apprezzavo di più le cavallerie un po' più con lo scheletro un po' più, già un po' più bardato, del tipo ok, lo so che è un cavallo scheletrico, ma almeno ha qualche decorazione in più. Mi è sempre piaciuta di più quel tipo di cavalleria scheletrica, che è il motivo per cui apprezzai molto poi la cavalleria scheletrica che venne fatta con i vampiri in Age of Sigmar. Anche questi però appunto sono sì cavalli scheletrici, ma vedete un po' con decorazioni tra tessuto, metallo, belli. È lo stile che di solito piace un po' di più a me per i cavalli scheletrici. Anche se sacerdote lì c'ha piedi, bellino, creatures that have sort of come alive through the magic of the rituals. I think you were saying as well that looks like it's right out of a piece of Warhammer art. Yeah, the mounted guy in particular, I think they're both. Tra l'altro proprio la cosa che dicevo prima, che magari adesso iniziamo un po' a vedere per Old World qualche nuovo kit per le armate che inizialmente sono state tutte man mano reintrodotte con qualcosina di nuovo, ma principalmente un ritorno della gamma precedente. Magari adesso iniziamo un po' a rimpolpare con modelli più recenti. Quello fa piacere. I guess we can talk about that now. If we go across to also coming out is a new arcane journal, The War of Cetra's Fury.
etc. The imperishable È is il manuale very, very narrativo. angry. His lands have been defiled. He feels like he owns everything, and he is launching a full-scale invasion northward into the border region between the Empire Oh, and finalmente! Cosa dicevo che finalmente c'era bisogno, doveva arrivare a un certo punto. Doveva arrivare il primo manuale narrativo. Esatto, cazzo, a un certo punto rifate il boss Ettra che ne ha bisogno anche lui. Ah, bene, bene. Cioè, non è una novità, nel senso, l'invasione di Settra è già ben consolidata come cosa fin dall'inizio di Warhammer The Old World, cioè la base del motivo per cui si menavano Bretogna e eserciti di Khemri. Però adesso magari iniziamo a scoprire qualcosina in più. Molto bene, molto bene. There's another arcane journal coming, which is equally exciting. Just happens at the other side, quite literally, of the region in the Ah, quindi il secondo del Katai dovrebbe essere anch'esso probabilmente un manuale narrativo con una storia che viene raccontata. L'alba del drago della tempesta. Ah, quindi ok, ecco perché loro parlavano di secondo arcane journal, perché non danno un nome diverso a quelli che dovrebbero essere i manuali narrativi. Ma questo non era nemmeno questione di rumor, l'avevano proprio già detto su Warhammer Community che ci sarebbe stato un secondo Arcane Journal per il Katai. Però giustamente la gente si chiedeva, ma in che senso? Cioè, cosa vuol dire che mi fai un secondo Arcane Journal? Ora, adesso effettivamente, parlando del fatto che dai titoli, dalle descrizioni che ci stanno dando, capiamo che sono praticamente dei manuali narrativi, ma non hanno una titolazione diversa, sono sempre classificati come Arcane Journal. Ora già la cosa risulta più chiara, dici, vabbè, ok. Ok, vabbè, ora il piano è un po' più chiaro. Bellino. Bellino, sono curioso, molto curioso di poi leggere queste storie. Ci caleranno evidentemente un po' di più in questo 2276. È vero, mi piacerebbe anche a me molto vedere poi dei futuri nuovi Ushabti. Gli Ushabti a me sono sempre piaciuti tantissimo, quindi sarebbe molto bello in futuro vederli. Scroll, grazie mille per il livello 1 per il quarto mese. Perdonami, mi sono perso la notifica prima. Grazie mille. Cool. We've got another one, which were the funky drill shell tokens on the Chthonian Earthshaker. What do they represent? So I do have a really Chissà se prima o poi rifaranno tutti i range di miniature, ma secondo me, se le cose vanno bene, se comunque il gioco continua a reggersi in piedi, tutto sommato, non dico magari proprio tuttissimo, però secondo me, già come adesso stiamo iniziando a vedere qualcosina per armate introdotte fin dall'inizio, speriamo. Yeah, so the unit is sort of set up so that they have some specialist shells, so that'd be like representing the unit being like, right, we're going to use one of the big ones now. This is the important shot. Perfect. Probably got time for one more, so let's go with how many models can the Capricus carrier transport? Ho ringraziato una volta, sono ringraziato Scroll, assolutamente. Recuperato. You take a unit of, usually come in tens, you split the unit in half, so 5 of them can go. Sì, infatti spero anche che man mano vadano un po' a rivisitare varie truppe base. Sì, quello sicuramente ce n'è bisogno. Grant, that's good. Nice one. Thank you. So we'll draw a curtain. Sono d'accordo, Stefano. Sì, man mano stanno piazzando bene le cose comunque. Se poi arrivano appunto anche a fare bene nuove truppe base, fa piacere. Loro tutto sommato sapevano che dovevano arrivare, c'era già l'immagine. C'era già l'immagine che confermava l'imminente arrivo delle corti mangiacarne. Being noble and elegant and chivalric, and the truth couldn't be sort of further from that. Yeah, they absolutely imagine that they are in service to some grand king on perhaps a grand crusade of some sort. Sì, ma loro c'era già l'immagine che anticipava il loro futuro arrivo tra i prossimi tomi da guerra. Poi vabbè, per loro non direi che non c'è da aspettarsi chissà quale novità modellistica, perché alla fine della terza hanno già ricevuto un bel refresh interessante.
And perhaps most excitingly, there is a new miniature on the way to accompany them, which is the Hive ma gli avranno Battlefield. fatto appunto Much like the gli hanno rest fatto of il the Flesh classico to Court, this personaggio guy is under an d'accompagnamento, illusion. ecco. His particular delusion Ok. is that he is Il sommo falconiere, beh certo, ovviamente il grande falconiere di corte, ovviamente, cioè, immancabile. The model is very characterful. Like he's got his kind of weird, crazy hat. He's got You can kind see of almost like the vestiges of that nobility that you were just referring to, right? Beh dai, non è Very così sort of grosso il like cappello, huntsman non è così style grosso, è hat un on, the cappello, tattered robes of sì, the person that might be performing that non è duty, così but imponente. it's got guts hanging off the it's a trees, very right? fun. It's a very fun miniature. I think. Però è bello, però è bellino. The spinning shot. Il gran falconiere, beh, ci voleva appunto. A bat that comes with him, which is basically a token that represents something in the game. Per inviare le sacre missive, le importanti missive dei nobili. Give you bonuses in games, basically. So these are the kind of spies, the eyes and ears of the Flesh Eater Courts. And if he direct it to Comunque la enemy cena units, it can io give la your mangerei adesso, squires, tanto your nel kind of senso, ghouls, mentre discutiamo un po' bonuses degli instead, annunci, and non you credo can sia un like take crimine. away their ward save and get better at killing them, basically. So a very useful unit to have in your game, and a very characterful model for your army. Nice. There's also accompanying this release for the Flesh Eater Courts. The Ok, anche Channel loro Watch, la the Spearhead, Spearhead, so come you can use it straight in potevamo games of Spearhead, indubbiamente or you can use aspettarci. this to bulk out, or maybe you can use this to bulk out your existing Flesh Eater Courts army. This is a fast-moving, hard-hitting, infantry-focused Spearhead. It's got models No, Andros, il primo annuncio è stato di Warhammer 40.000. È normale magari che potenzialmente questa live possa avere una forte presenza di Age of Sigmar perché si celebrano i 10 anni di Age of Sigmar, quindi è tutto assolutamente To a normale. larger Age of Sigmar army for Flesh Eater Courts. It combos really nicely with the existing Flesh Eater Courts Spearhead. So if you've got that already, you can add this in, and you've basically got most of an army. Some really good E stuff. abbiamo anche avuto in realtà roba di anche di Old World, quindi no, assolutamente. There's another battle tome for the sort of Death faction, which is the Nighthaunt. Here we have Death Bella Battle Tome copertina. Nighthaunt. They're a very popular, iconic faction within the Mortal Realms. They sort of had their place in the second edition of Warhammer. Anche loro comunque sempre tra quelli che erano già stati anticipati nelle varie immagini. L'alchimista, sì, detto, c'è il rumor engine su sto modello fantasmico. L'hanno mostrati già da un bel po' di tempo, quindi si aspettava. Direi che adesso ce lo faranno vedere. Mi sono perso cose interessanti. Hanno fatto vedere una seconda ondata di modelli delle Leghe dei Votan, nuovi personaggi per i Re dei Sepolcri, 2 nuovi manuali narrativi per Warhammer Age of World e adesso stanno mostrando dei manuali per Age of Sigmar con anche un personaggio di Age of Sigmar, un personaggio ghoul. Adesso credo ci faranno vedere appunto finalmente questo il Lord Vitriolico. Finalmente lo vediamo tutto, perché abbiamo sempre detto, abbiamo sempre avuto i rumor engine che ci facevano vedere pezzi di sto coso. Alleluia, un botto di tempo è uscito. Comunque esce. And Nagash is able to claim his soul because of his sort of malpractices, evil deeds, and has Ma che bello, con tutte le braccine che mescola cose. with like backward jointed arms on top of his spine. He's horrible, but really fun in the game. Yeah, so he's got some La versione non morta di quello di Asterix e Cleopatra, ma è bellissimo questa descrizione. And the way that manests in games is you can create specialist potions and throw them at enemy units. And you've got two Sì, finalmente. Lo stavo dicendo proprio nella parte, diciamo, prima degli annunci, che dicevo, dai, finalmente deve essere arrivato il cazzo di tempo per i manuali narrativi di Old World. E ne hanno pure annunciati 2, nemmeno solo uno. Doing harm to the enemy unit, taking away some of their advantages, all the way through to things like stripping ward saves from enemy units. So, that one looks it's a really good 4 sono un braccio col falcetto, un braccio con l'ampolla, braccio con la provetta e braccio col contenitore. We're going to see a lot of this guy in Nighthaunt armies. Absolutely. And as with the Flesh Eater Courts, there is a new spearhead for the Nighthaunt. This is the Cursed Shackle Horde. It's just all the ghosts all the time, right? An absolutely brilliant box loaded with everything you'd want to either kickstart an army, reinforce an army, or play games of Spearhead. Yeah, it's very cool. And obviously a great place to start a new... Bene. Yeah, absolutely.
those things were cool. They're cool. But there's a lot of people here who have been holding onto their hats really patiently. Eccolo, hoping that eccoli, you maybe, eccoli. you know, show them something they've never ever seen Eccoli. before. That would certainly be Marchino, cool. grazie mille per il Prime per il 7° mese. Eccoli. È Total Bull, certo. What an incredible reveal. Eddie, I know you're super excited. I am very excited. Dai, guardiamoli meglio, guardiamoli This might be meglio. my new Age of Sigmar army. These are the Hellsmiths of Hashut. These are effectively the reincarnation of the Chaos Dwarf concept for Warhammer Age of Sigmar, an entirely redesigned and brand new army, coming out first in an army set, arriving alongside its new battle tome. The army set also serves as the spearhead force for the Hellsmiths of Hashut. These models are phenomenally cool. The rules are great. The lore is great. I love absolutely everything about them. Let's dive into the miniatures. I think Dai, vediamo first thing I bene. wanna say Vedi, vedete alla let's fine talk about, Elsmith. like, why they are. Alla fine si chiamavano proprio When così. Time of Chaos happened in the mortal realms. The Duardin, they retreated. They survived in their holds, or they took to the skies, or whatever. But not these guys. But not these so guys. the Zardron, the Chaos Duardin, who would become known as the Hellsmiths of Hashut. They instead turned to Hashut, an ancient and terrible Duardin deity. Ma cazzo i golem coi cannoni, taught madonna them mia. the ways of hellsmithing. Yeah. So, and their whole culture is based around Hashut, the Bull Father. And we're going to see that sort of writ large across all of these models. Let's dive into the first thing that appears in this new army set. These are the Infernal Cohort with Hashutite spears. Say that fast if you can. They are the core unit for the Hellsmiths of Hashut. They are an elite combat. Hanno i cappelli Straight off the bat, grandi. these are very dangerous Sono- dwarves indeed. Sono, And the first sono thing to observe is soddisfatto. those È il Hashutite giusto spears. livello di Each of them cappelli got a grandi che glowing mi orb in poteva it andare bene. That contains imprisoned, Sono più alti di ground quelli down, vecchi constituted Forged. demon essence, 'cause Yeah. that's Sì, how they sì, roll. sì, sì, So the sì. Demon Legions that Che hanno invaded anche various la Dwarven gran holds during the caccola Age of schiava Chaos. per, Some of per- them, per il solito tema del surround the vecchio holds, tema but degli where Hobgoblin. the, Bello, bello, Hellsmiths bello. of Hashut dwelled, they instead trapped those demon legions and decided to weaponize them into a fuel. Poi vabbè, si to power sapeva their che le war gran machines, caccole their fossero weapons, and their avessero technology. So rapporti that con green i glow, Duardi as you del say, caos. is Era già grounded stato demon scritto un juice botto di that is volte. powering the weapons of the Hellsmiths. Yeah, it's so cool. Things to talk about within this unit. Obviously, you've got like a unit Ah, champion. mi vanno you see, bene i cappelli, dai. You've got a musician, which is like this weird combination of Non the sono bare-chested, giganti, non sono Duardin, and a nemmeno hobgoblin carrying a massive gong on its back, and obviously a piatti. standard bearer. It's a two-for kit. Sono that's like, importanti, sono comunque internalism for this importanti. kit makes two different types of unit. And so here you have them with Hashutite blades, basically shorter ways of killing people. They have different profiles within the game. Yeah, both and very useful. Sì, sì, ma giusto che abbiano il the loro stile un po' spears diverso, generally are ci your slightly more mancherebbe, ben defensive thing, venga. so you get bonuses against enemy that's charging you, against cavalry. The swords are the slightly more offensive option, where you get bonuses for fighting into enemy infantry and taking the fight to the enemy. But both effectively heavily armored elite infantry. Yeah, absolutely so. Sono And you can d'accordo, paint them different Bertoniano. colours. The studio team's done a lovely job. The banner in the middle just is a really interesting nod to sort of the Zardron culture, which is, that's a ziggurat in the middle of that banner, right? With the bullfather. Vabbè, immagino che poi nel manuale vedremo un They live in pochettino ziggurat cities, and each one eventuali is ruled roccaforti by con i a loro war colori, le loro despot, disposizioni. as if by magic. Nelle mappe in realtà vedevamo già alcune loro roccaforti sparse, This quindi is my immagino che man favourite mano model riceveranno within dei this, nomi e dei It's a colori. great hat. It might be It's a my, great hat. my favourite of the Hellsmiths. It's just so good. Huge hat, great big spikes. He's carrying an enormous warglaive, which is glowing. See the runes at the top glowing with this sort of eldritch power. The war despots, they have to rule through a mixture of sort of Il despota da guerra. violence and also O through despota just guerriero, ensuring insomma. that everybody around them knows that they are the nastiest, toughest of all of the Hellsmiths. So they are dominant figures. Yeah, like any Duardin, they couldn't demand Sì, the loyalty canini of their grossi, followers unless belli. they were Mhm. able to lead from the front, basically. So they're not cowardly. È but they possibile che sia certainly, mutapietra, è possibile. are
diabolical Il Verdogno schemes lo sort of thing. potrebbe So they essere will quello. lead their Yeah, armies absolutely. into battle proudly, but certainly not go for a fair And their fight. whole reason for being as an entire culture is C'è comunque una it's forte just, presenza like, di weaponized roccaforti greed. di danni nel caos, proprio come dicevamo plunder prima. and take from the Nella land catena and give montuosa nothing della back. catena If they don't damantina. want La it, they catena destroy it. damantina They are, like, cruel praticamente in the questo momento extreme, sta because that's how delimitando they i territori ad survive est the time of chaos. che sono They ampiamente don't see popolati themselves as dalla, corrupted through that. That's an No, interesting da no, tutta la kind parte of di a- no rovina physical side effects at all Yeah, to what they've degli done. It's an scaven, interesting quindi subpoint. They see themselves as lecitissimo almost che the possano paragons aver of pure esplorato order, determinati right? So they've territori e taken fatto the incetta assault un po' of di tutta chaos quella and they've ground it mutapietra down per and farne created, cose. like order from Legitissimo. chaos. But in the mortal realms, they effectively they're paving over the Uriel natural Poz, order and grazie putting mille per questo the nuovo monuments abbonamento con to Prime. Hashut and the Un great benvenuto tra gli ziggurats that abbonati. power their industry. Yeah, absolutely. Also within this spearhead is just this incredible centerpiece model, the Dominator engine. It's another kit that makes two things. So here you can see the immolation cannons. This is a enormous Guarda che bello questo coso molto metal ecologico. creation, which is animated and powered by this demon energy roiling inside it. Have a look at the sort of brazier in its belly. You can see the demonic eyes peering out as like the demonic souls within a torch. I love the flames on these things. Power. That kind of like green into purple fire is Yeah. such a beautiful sort of aesthetic. This is both an incredibly cool miniature, which I think I'm looking forward to see what painters do with this, because the heavy metal one is wonderful, but I think once this goes out into the wild and you've got, You're going to see you know, incredible interpretation. yeah, 1,000 painters painting this, it's going to be amazing. I can imagine this in beautiful non-metallics. In game, this thing C'hanno is le gambe absolute incise che poi juggernaut, comunque right? So fanno it modi has a 2-up zoccoli. save, armor save, which in Age of Sigmar is almost unheard of. It has loads of wounds. It hits really hard. The combat version can Ma quello che sia una units. praticamente una The shooting fornace version is what you want if you want to il wade into the corpo. middle of an enemy army and just set the whole thing on fire. Like a lot of the stuff in the Hellsmith's army, their kind of army mechanic allows you to harness a demon power on specific units, so you can bolster the power of it. And on these, it's particularly devastating. Mi piace che stanno specificando il fatto che hanno mantenuto il tema e il fatto che loro manovrino i demoni, praticamente li utilizzino quasi come batterie, come risorsa da utilizzare per le loro macchine. Figo. The world that was, the Chaos Dwarfs were renowned for devastating artillery, particularly that lobbed things far across the battlefield, and that concept has been reimagined for the Mortal Realms with this just beautiful Tormentor Bombard, raw demonic power hurled high into the Infatti air vedete to proprio qua crash down dietro upon the enemy. che hai It's deadly in the game. l'energia this is demoniaca the lì war machine you use immagazzinata. if you're being advanced on by multiple enemy units. So you can fire at a single enemy unit, and the units nearby also take damage. That's how devastating this is. Very long range. I think it shoots 30 inches, which again is very good in Age of Sigmar. I think the Hellsmiths of Hashut, between this and some of their other units, have claimed to being one of the most devastating shooting armies in the Mortal Realms. Well, let's talk a bit more about that, because I think we have the Death Shrieker rocket battery. Ok. Brilliant for just like blowing up the enemy's big impressive things, right? Yeah, so this is a monster killer, right? So where your other war machine is the thing to take out blocks of enemy infantry and kind of massed formations, this is your... They have one big monster that I want to be dead. You can fire this at them. And this, with a fair, with decent rolls, will take out a monster in a single volley. Yeah, you're firing essentially a demon. Magari man mano, non dico subito ovviamente, però man mano potremo vedere varie macchine da guerra tra nuove e rivisitate. Sarebbe carino. This launch set also includes a battle tome. It also includes all of the war scroll cards that you would want to have with your collection. It's the perfect jumping on point. Legitissimo che siano cose diverse da quelle di Total War Warhammer. Total War Warhammer, bene o male, è un altro mondo, quindi ha più che senso. Ah! Ok. Cos'era questo? Che cazzo è? Oddio! Ci hanno rifatto il grande toro. If the launch box wasn't awesome enough, they will be followed shortly thereafter with all of those incredible models that you just saw. Anche i Toro Centauri, che bello rivederli. Really substantial and impressive Warhammer Age of Sigmar army. Yeah, immediately out of the gate, you have almost a full army offer, basically, of stuff. And we start off with one of the classic units of Warhammer returning. Bull Centaurs have been part of Warhammer for, I think, almost 35 years, something like that. I remember being charged by these when I was like 13 or 14. In the classic red with green bases back it was in the day. But this is
This is a heavy cavalry unit. They are basically the experts at riding. Ai Toro down enemy Centauri, poi forces tra and l'altro sono crushing them sempre under anche their loro un hooves. grande They hit classico di very Nani del hard, Caos. they're well armored. Anche loro dovevano avere dei degni eredi dei vecchi modelli Forge World. In kind of form. The Duardin here have kind of warped to be more alike to their ancient ancestor god. Yeah, absolutely. You said a thing to me earlier that I thought was really striking, which is Hashut's whole thing is like trampling the Anche perché comunque c'era già il modello, il personaggio di Forge World che comunque era canonicamente presente nei Remi Mortali, quindi si aspettava un po' di vedere tizi del genere generici. Giustamente benedetti da Ashut, no? Ma infatti quello è sempre stato così, quindi hanno mantenuto quella cosa. Rather than trying to kind of be harmonious with it, he decided to just trample it flat. So all of his incarnation of beast power is in the form of trampling, in the form of kind of harnessing and subjugating nature. Yeah, so let's look at the another sort of variation that this kit enables you to make, which are the Anointed Sentinels. These are the most devoted towards Hashut of the Hellsmiths. They guard his Sono contento che ci places, siano due whatever unità holy place per il kit. Bullfather Hashut might look like. So they're much more defensive than the other Bull Centaurs, although by no means a passive unit. They're just really great at counter-punching. And when you consider how much of the force might be standing back and raining death on the enemy, very useful in their own right. You also get like a little interesting nod to that Hashutite culture, sort of breathed into it through these. Yeah, I love those miniatures. Il Megatoro potrebbe essere facilmente convertibile in qualcosa anche per 40.000. Ma sì, beh, meno male tutte le macchine demoniache si prestano bene. Le macchine demoniache del fantasy si sono sempre prestate molto bene a riguardo. Ah, vedi che abbiamo anche i fucilieri, i cannonieri più che altro in questo momento. Long enough in the beard, you might remember Chaos Dwarf blunderbusses from yesteryear. The absolute like terror of Warhammer Fantasy 6th edition, I think. Yeah, it was diabolical. And these are a very dangerous shooting unit in their own right. Again, they're harnessing that sort of demonic power to operate their weapons. Hanno il fucile a trombone, infatti, è fichissimo. And the kit makes two options. So you have those and you have the flame hurlers. E anche i lanciafiamme. I mean, they have flames. There's not much more explanation particularly required. Yeah, two really powerful units. The blunderbusses, not much to choose between them really. Beh, sono contento che ci sia una buona partenza, che sia... sono alti come i fucili, ma sì, è vero. Se metti il fucile in piedi è più alto il fucile. The thing that really makes them is that through the army rule mechanic, you can power them up. No, dicevo, mi fa piacere che ci sia un'ottima partenza. C'è una prima ondata che è già bella ricca comunque. Infatti anch'io non me ne aspettavo così tante subito. Mi aspettavo una partenza onestamente più modesta. Your big unit of infernal razors and you get like a decent round of shooting against it, you can wipe out things like heavy cavalry and whole units of armored infantry and stuff like that. They are very, very good. Yeah, now everything we've shown you really is quite ben venga comunque, cioè nel senso assolutamente approvatissimo. Yeah, exactly. But what if you want some chaff to hurl under the the wheels of the enemy? Ok, mi piace anche questo che abbiano al posto di fare semplicemente il ok, sì, ci sono le gran caccole che lavorano con i patti, con i nani del caos, al posto di dire vabbè sì, ci sono le gran caccole negli eserciti pelle verde e sappiamo che a livello di ambientazione hanno le loro collaborazioni / schiavismo, come sempre abbastanza stato. Mi piace che abbiano creato un'unità apposita al riguardo. Bello. But relatively slow, so you're going to be moving on to the objectives late game, but these can scout, as you say, so you can kind of push them forward early in the game, grab those objectives, just get under the feet of bello che anche siano giustamente un po' più corazzate, hanno un po' più di equipaggiamento metallico, perché essendo comunque al servizio dei nani del caos, giustamente. We've obviously seen Hobgrots before in the kind of Cruel Boys force. Non capisco se è la pittura, ma non mi hanno colpito. Lecito. Ci mancherebbe. None of that sort of eldritch power in the Ci mancherebbe. Oh no, they don't get to play with any of the cool demon stuff. So let's look at some of the extra. Magari con altre pitture potrebbero colpire di più. Bello che il libro siano pagine solide, ci sono lastre, sono delle stele. Ci voleva appunto tra l'altro
tome looks like it's Lo sort of etched in, stregone. I don't know Il what fabbro stone it is. stregone. Jade or Yeah, something like that, exactly. isn't it? Yeah. With like Val runes. I think his lectern is animated. In a nutshell, they How are. good is that paint scheme, though? It's Whoever painted that in the heavy metal team, well done. Yeah. Well done. Sì, sì, It's giustamente le just like, tavolette they fill a disegnate. particular function. Andros, because they're grazie the ones mille that per enable il all livello of the 1 per sort of l'ottavo the mese. housemithing to Yeah, take they place. allow Grazie the mille. kind of army to work. In game terms, they do a particularly useful thing, as well as being a wizard, which is obviously great. They can heal your war Poi col machines col as well. So if you've treppiede got any of those artigliato, big carino. infernal engines, or you've got any of your cannons that have been damaged, they can kind of go over and put the power back into them, sort of thing. Yeah, this kit has another option in it. It also makes an Ashen Elder. We showed you the anointed uno un po' centaurs, who are the ones who un po' guard più the holy rovinato, sites. un po' This is the più person doing the rituals inside più the holy roccioso, sites. tipo. And you can see that petrification has started to infatti, happen più to nella- his skin. The older a hellsmith gets, più the more pietrificato. they start to become like stone. Their skin cracks. If they're very powerful, if they have the right magics available, You can to hold it them, at they bay can- a little bit. yeah, absolutely. Maybe. But doom is upon them. There's a couple of really interesting things. I like his staff. I'm just going to eulogize about how beautiful it is that the smoke makes it look like Bello a che really- ci sia un I mean, look at the modello anche in fascinating questo fact about caso the hammer. che Yeah, so va a there's lots of things mostrare that la are really fun about this pietrificazione. If we go for hammer Sì, particularly, sì, sì, infatti, not a lot of stavo hammers dicendo in quello, the Fabius, Hellsmith esattamente. books, Dico, and one of bello the che ci sia un reasons is modello that che hammers mostra are questo actually lato della seen as a slightly pietrificazione profane nanica. symbol to the Hellsmiths because sì. they remind them of the other dwarven ancestor gods, which really like hammers. But this particular hammer is blessed in the blood of other Duardin priests. So he would have like found a runesmith or something, or one of the Caradron priests or something, and then slain them in a sacrifice and blessed the hammer in that blood. So that's why he's the one with the hammer when no other So Hellsmiths if seem you're to a have them. Fire Slayer player, a Caradron Overlord they hate player, this guy. like Yeah. pick on this guy the most, right? The Caradrons and the Fire Slayers really do not get on with the Hellsmiths. Like there is a lot. They've got beef, basically. Yeah, absolutely so. Beh, immagino there's che non vada also molto d'accordo another con gli altri character we tipi di should talk nani, about. infatti sarò pure This curioso is di vedere storie a riguardo. He's the first demon smith. Non avevo notato bene questa ventata di energia emanata dallo scettro. Un bel effetto. He learned the secrets of this demon smithing from Hashut. Che in questo caso però è un toro che non è il grande toro classico che è organico praticamente. In questo caso è sotto forma di macchina. È una creazione, è artificiale in questo caso. My brain's just gone blank. Infernal Taurus, just centerpiece written all over him. Lui è Uraktar, il primo. Lui è il primo. Yeah, very, very cool Demon miniature. Smith. It's a 2-for-1 kit as well, which is really cool. It also makes your Demon Smith on Infernal c'è anche quello Taurus. generico. A bunch of Ok. options on this kit as well, which is amazing. So I can't wait to see what painters do with this kit particularly, because it is just asking for a beautiful color scheme. Sì, io intendevo il modello. Sì, poi che magari nell'ambientazione potessero esserci artificiali. Sì, io intendevo a livello, in questo caso a livello modellistico. Sì. Again, that kind of manifestation of Hashut. C'è la differenza tra quello che era appunto il precedente modello. The natural materials, right? It's always going to be industrial in some way, or made out of iron or metal or stone or something like that. And the only wood on the base is like burnt to cinder. Yeah, so you can imagine him walking through a forest of just like that. Yeah. Should we take a look at some of the models in the flesh? We've got them here in the room with us, and we can give you some sort of got ourselves a little lineup. Vedi, anche loro ci fanno un po' vedere i vari paragoni tra i modelli. You have the War Despot. You can see he's a very chunky looking Duardin. If I stick this infernal razor next to him, you get a Sì, belli chunky, infatti. making your life harder with the camera there. Perfect. You can see like bigger in stature, more powerful. Moving along, you have the Demon Smith and the Ashen Elder. Teeny tiny little hobcrot on the end of the line. Really quite sort of scrawny, just perfect for subverting to your will and getting through your daily work. Just for kind of scale purposes, that's the same size more or less as the Hobgrots that currently exist in the Cruel Boys range, so you get an idea of the size. Much larger. We have the bull centaur there, so you can see that the power of Hashut sort of coursing through that guy. This is a fairly large cavalry miniature there. It's like on a scale with some of the kind of I guess like Agrodon sort of size, that kind of. He's big to say the least, but not as big as. Terrible segue. Here we go. Just even beefier. Yeah, absolutely. Yeah. So this is such a cool model.
I think you can have a few of these in your army as well. There's a few different options for kind of heads and things. So I certainly expect to see a few of these making their way into the army. Let's bring in at least one of the artillery. Yeah, let's get one of those in. And Right, then we'll so get to the main event. Ma sì, credo che man mano ci faranno vedere tutto. Some of these we're guys running out out of of the way. space. There's too much stuff in this release. It doesn't all fit on the table. I don't think anybody will be complaining. There we go. So you can see the two war machines. Again, these have got like really lovely little dioramas on the back. So you've got multiple characters sort of with different roles across the artillery piece, like Yeah, absolutely. funneling the demonic power into the engine or stoking the furnace and that sort of thing. A little bit like the Leagues of Votan artillery we saw before. These are just like wonderful little pieces in their own Yeah, right. yeah. But let's bring in Uraktar, shall we? Yeah, he's the big guy. Here he is. Round this all out. So, I mean, this is he's a fairly big Arla. model. Powers above even the Dominator engine. There we go. Just exceptional. There'll be loads more pictures of this on warhammercommunity.com, and you can see it all in more detail. There's probably some bits and pieces of information that we left out. We need to move on. Yeah, we need to get Right. That's Before very I do, cool. Very before cool. I do, one more thing. I'm aware that lots of people in the chat might be keen to know about Warcry and whether or not Warcry is relevant here. The Warhammer Studio team are going to publish rules for using Hellsmiths of Hashut for Warcry when they release. Yep. So keep your eyes peeled on the Warhammer Community website. There'll be a free Ah, download that lets you try out some of the comunque Hellsmith, danno modo di models giocare questo in esercito in Warcry. Warcry, So not only ok. will there be a full new army for Warhammer Age of Sigmar, they will also feature as Onestamente non mi aspetto comunque, cioè mi aspetto qualcosa Yes, del tipo, it would be nice esatto, to il tipo lo segue tengono in seamlessly into the vita, nel Warhammer senso magari ci danno il Welcome supplemento to Spikewood. digitale. This is an expansion for Warhammer Underworlds. Ah, ok, Warhammer Underworlds e subito ci mettono i nuovi nani del caos. Ok, fa piacere. Warband fighting against the Canothi. So it really is Ah, erano industry versus Curnoti, nature. dai, fa sempre piacere vedere un po' più di approfondimento per i in the Curnoti. Mortal Realms between the Hellsmiths, who are all about, like, as we say, trampling nature underfoot, and the Sylvaneth, who are all about protecting nature, and the Canothi are a particularly kind of warlike aspect of that, following the kind of absent hunter god, Kurnoth. So they will defend the wild places of the Mortal Realms. Yeah, so here you can see the two warbands. So this is an expansion. Ma secondo me prima o poi for Emberguard. un avatar, un have, Eidolon, the, come Cristo the potrebbero chiamarlo, Hellsmiths. You have the una Canothi. roba Blood of the Bull da is the pezzo Hellsmiths centrale, unit. Curnoti, Bottom left-hand una corner, you have a rappresentazione di War Kurnoth che rivive, secondo me una roba del genere prima o poi la faranno. Perché comunque ogni tanto sti Curnoti li prendono, ci ficcano qualcosa di nuovo. Comunque Kurnoth si sa che teoricamente è dormiente da qualche parte. Secondo me, pezzo dopo pezzo, qualcosa in più lo fanno. Again, if you've been playing Warhammer for a very long time, you may ovviamente qua remember ipotesi Hobgoblins from personale, Warhammer nel Fantasy senso. Battle, and there was a unit called Throat Cutters, I think it was, or so, Throat yeah. Slitters. He is basically a homage to those. It's really as well, which lovely. is really lovely to see. Yeah, they've got their rules reflect that sort of plunder, take what you want, decimate the landscape, just for the joy of it. Sort of Bellini, mi mentality. piacciono The più che other altro warband questi in this tre. set, he says, Quello there we centrale go. e quello a destra. Kurnoth's Herald. Quelli a destra. There's three of them in the kit. They make these Canothi. The thing to point out with them in terms of like their rules and how they play is that they're very defensive because they're holding what they've got. They're not interested in stealing other people's stuff. They just want to protect their woods. And so while they're in their own area of the board, if you're an Underworlds player, you'll be familiar with the sort of mechanic. They're better, so they're better at defending their own So objectives. it's quite an interesting warband then, because they're quite a fast warband, and usually you expect that to be quite aggressive. Yeah. But your bonuses are for defensive play. Yeah, so redeploying, fighting in different areas in your own area, and I love these miniatures. I think we've seen Canothi in Underworlds before, and this is a kind of expansion of that. But I think this is a phenomenal. Infatti i Curnoti mi piacciono, cioè mi piace come stacchino comunque un po' il loro stile. You've said that you don't like the glowing Da belly restanti buttons. Sylvaneth. I dig it. I dig it. I'm here for glowing belly buttons. so there we go. Awesome stuff also for Warhammer Underworlds. What an awesome set of releases. For, Invece che sono Warhammer Age of più Sigmar. And creati 10 years attorno alla figura del That's a really fair satiro. point. Yeah, 10 years ago this month,
we saw the arrival of the Mortal Realms, the birth of Warhammer Age of Sigmar. And we're going to be sort of showing over the coming year a whole bunch of interesting things to do with the Mortal Realms. So if you enjoy Warhammer Age of Sigmar, you're in for a good time. Yeah, it's taken È vero, a long time to get here, hasn't it? Yeah, but with then there are Effettivamente- only movement 4. So... Raph has respectably reminded us that there is in fact 5 more things to Oh, talk there's about. more. Look at this. And we're already getting the move along sign. There are Tipo 4 scatolozze more compilation boxes di coming from vecchia Warhammer roba. Underworlds. Each box contains 4 warbands. Each box also synergizes with a particular faction. So this is the Order one, the Seekers in Shadow, and it contains 4 warbands from the Order faction, Grand Alliance, I should say. This is the Death one. These are the Reavers of Ruin, the Chaos warbands. Piate un Say, my pacco di favourites are last, bande. I'm allowed to. The Il Gits granchio è of the bellissimo. Destruction Il warbands. granchio è sempre un Each- capolavoro. Anybody who plays Warhammer Underworlds will know each Warhammer Underworlds warband is lovely, right? They're just characterful and they home into a different part of the Mortal Realm setting. And you get 4 in a box. It's delightful. To play with them, you would need to pick up this, which is the Warbands of Spitewood. Contains all the Purtroppo, cards and Gio, everything that you want. So whether you sulla fancy validità playing delle carte Warhammer non mi Underworlds, saprei pronunciare. seamlessly integrating them with their War Scroll cards. Nel caso, into, immagino magari qualche Sigmar, giocatore di or Underworld just qui having some presente. different hobby Ok, grazie experiences. Phantom Dustclops, grazie 16 mille. opportunities in 4 boxes. Perché purtroppo su every quello one non of those saprei boxes is no pronunciarli. filler, no filler. There are some Yep. beautiful miniatures in there, including the crab, the Ideneth crab is back. Perfect. Yeah. So I think we actually are at the end of the Warhammer. We Age of are Sigmar now at section the end of the Mortal Realms. It would be a good time to check in on Question Corner and see if there are in fact any questions. Ok, hanno Yeah, dichiarato loads. ok. People Per are i very, rami very mortali excited hanno to hear finito. about the Hellsmiths, Però ci joining sta comunque che ci Warfare. fosse un bel po' di roba, I'm perché ho really detto, erano pleased comunque because I want them i built 10 so anni, c'era la and presentazione of degli course anni del the plans are caos, stunning, quindi so people are ci sta che super fosse pumped about corposa. that. So there's a bit of confusion about the Grand Alliance that they come from. So presumably they come from the Chaos Grand Alliance. And if so, how do they fit in with the rest of the Chaos? Yeah, so I can take go that on. one. So the Hellsmiths of Hashut have a slightly interesting relationship with several factions in the Mortal Realms. They are definitely in the Chaos Grand Alliance. Sì, boh, raga, non è che se ci sono le caccole allora improvvisamente i nani del caos sono diventati della grande alleanza di distruzione. No, I mean Insomma, you have tusks cioè, growing out of your face and horns growing out. da che mondo è mondo, anche in Warhammer Yeah, I mean, Fantasy hanno something's gone a little letteralmente bit creato too gli light orchi there. neri, But they would ma non consider è che... themselves as kind of champions of order, Insomma. but they are in the Chaos Grand Alliance. Già They 10 also anni, trade sì, with che era the uscita a various forces maggio of chaos, so 2015. perhaps Chaos Warlords and things would go to their ziggurats and be served with like weapons that they forged in exchange for Tempo the passa. bounty that is collected across the realms. They also have a kind of symbiotic relationship with the Hobgrots and have traded with like the Cruel Boys and things like that. But they are Chaos Grand Alliance. Nice. So how does Hashut fit in? Sono 10 anni e ormai abbiamo una marea di materiale comunque. Badly. È un'ambientazione Does not che play well with others as a nel suo recurring decennio è theme. So cresciuta he is part of the enormemente. pantheon of the Dwarven gods, right? But he feels ostracized. They Una valanga understand di he wants manuali, tra cui un ostracizing. botto narrativi. So the Hellsmiths Una quantità kind of immensa comunque di vilely romanzi resent the usciti in other, 10 anni, Dwarven gods. sono It's usciti a very veramente un practiced, botto, uno sfacelo. relationship, which is why there's such vitriol between them. Great questions. Thank you very much. We need to go to our next setting, which we will do by moving to the timeline of the Horus Heresy. Let's do it. So there are a multitude of great releases coming if you play Legions Imperialis. It's all tanks. So if you're So a many treadhead, tanks. settle So in many tanks. and we'll take you on a tour. Several boxes of fantastic plastic kits that make some really interesting additions to your army. On screen now you can see the Whirlwind and Scorpius set. It's 8 of those, 4 of each. And so if you want to just rain death on the enemy, blow them out of their cover, this really is a wonderful way to do it. Built on that Poi famous dobbiamo poi Rhino chassis, as is the analizzare bene Siege la cosa Tank Squadron. dello Essentially, status what's the attuale di biggest gun you Hashut. can stick on a Rhino? Oh, it Non appears to be a pensarci. gun with a breech What big if I enough to want? stuff a I whole want an space even marine in bigger it. gun, though, Adam. I want a bigger gun. You want to do a heavier siege. I want a than heavier that. siege gun than that. Well, I've got some very good news Oh, that's for you. it. That's exactly it. The Type on Heavy Siege Tank Squadron is on the way. It's even bigger and more dangerous than the Vindicator. And you get like a nice guy with a flamer just warming things up and making sure. Cioè, più che altro ci sarà poi da leggere bene il futuro manuale per capire un po' How much of a flamethrower do you really I need? imagine he's just like baking off. se la questione Maybe. di io progenitore è oggettiva o se è un'ipotesi di chi lo adora. Sarà ben da capire l'oggettività delle informazioni. Squadron that offends you, then you could do a lot worse than the Cerberus Heavy Tank Destroyer Squadron. These are firing turbo lasers. That guy is offering you a fist bump.
it is a wonderful time to be driving tanks over the enemy. Yeah, some debate in the office as to whether it's a heavy tank destroyer or a heavy tank destroyer. Yeah, exactly. We've had some debate. Let us know in the chat which one you think it is. Do you think it's a heavy tank for destroying or a tank for destroying heavy things? Answers Possibly in the chat. both. Possibly both. The heaviest of all of the tanks, it's so heavy, it's super heavy. It's the Mastodon assault transport. What if you want to just pack Space Marines into a tank, drive it across the battlefield, open your gates and charge into an enemy stronghold? Inventato da Gaptorp anni e anni fa. Then this is the way Un nome all'interno di un romanzo, poi anti-aircraft system diventato sto carro. And the pilot of that is offering you a crisp fist bump as well. I imagine he gets on great with the other guy. It's sort of a 30,000 equivalent of a siege tower, isn't it? I love it. Kind of vibe. The design on this, we've seen this at like standard Warhammer 40,000 scale. It's beautiful. It's still beautiful at small scale. It's just little. Yeah. So those kits, like loads and loads of tanks that Treadheads rejoice. All of the rules for those, in fact, all of the rules for all of the units in Legions Imperialis can be found in Liber Strategia. Essentially, a thing that combines all of the rules and puts them in one place. If you've got a copy of the core rulebook and got a copy of this, you are ready to rock and roll, along with a whole bunch fondamentalmente of un manuale che contiene tutte le unità. There's too much to go into here and now, but have a look Non di troppo mio interesse, però ok. And we'll talk more about it closer to the launch. What if you really like the letters A through F and you want to mark objectives and or token effects? We're releasing a really just useful set of token markers for you to use in your games. I find these sort of things very useful for reminding me what effects are going on in the game. And then there's all the formation and data sheets you need for your supporti comunque per il gioco, ok? games. The team responsible for this setting have really just done a cracking job of making sure that like the rules are accessible, you can get hold of them. It's a really fun time. I'm very impressed. Yeah, kind of compiled a lot of stuff together into a much more convenient way of approaching it. I've got a good friend who's super into it, and he was asking me about like you know how he gets all of his rules together, and I just had to sit there quietly knowing that this was around the corner. Wouldn't that be great if they're all in one book? Yeah, your prayers have been answered. There's more stuff set within the Age of Darkness. We teased these in the Saturnine preview. But we have the Mark II Assault Squad. So I think we showed one before, didn't we? We did, yeah. Questo bene o male lo sapevamo già. This is the new Mark II Assault Marines. Mark II is kind of one of the more brutal. Quindi erano solo quelli, la sagoma da vedere. Ok. That up even further. You've got some options in this kit, a variety of different weapon options. The coolest of them is the Chain Axe, which is an optional free upgrade to the chainsword that comes normally with your Assault Marines. Yeah, and so the kit's loaded with chain axes. It even has heavy chain axes for extra clout. Think of them as slightly slower than chain axes, but they have a more dangerous. Yeah. Sorry, chainswords, but they have a more dangerous effect. Absolutely. Belli imponenti ste asce. There are points-free alternative. So if you buy these, it's just a straight points, no points involved, just a straight kit swap. If you're dying to have that classic chainsword loadout, then there's some good news because you can swap the arms with the ones that are on the Mark VI Assault Marines, or you can just get them from the upgrade kit. But I think compliance has never looked better than it does. Yeah. Piccolo scudo. There's some great different options in there as well. You've got a couple of heavy chain axes too, which is another upgrade you can put onto some of the models. The Sergeant's got the option for some pistols and close combat weapons. And as you can see with the Salamander on the screen there as well, you can also equip them with combat shields. So loads of different things you can choose to mix them in with. I would imagine we're also going to see some of these converted with all the different Space Marine kits. One of the lovely things about the Horus Heresy is that so many of the kits are really interchangeable with each other, so you can take bits and heads and arms and weapons and stuff and really create it. I really like the breastplate on these, that high gorget looks fantastic. They're just fantastic looking models. Well done them. There's more coming as well. We previewed the Journal Tactics. Questo l'avevano già anticipato. Right now. In fact, all of Saturnine is non il titolo, right però. There's a new journal tactical on the horizon. It's called The Forges of Saturn, and this is really all about Vulcan's gift to his brothers. Avevano già anticipato che ci sarebbe stato un journal tactica tutto dedicato all'approfondimento della tecnologia Saturnin, quindi bene. Yeah, there's loads of great new options in this book, particularly allowing you to do more stuff with your Saturnine miniatures. So there are different basically things that you can do to your Saturnine miniatures using other kits, mixing kits together to create new units. So this is a really great example. Mescolare kit per fare nuove unità. Quello mi piace perché era una cosa che apprezzavo già un po' dei PDF gratuiti che mettevano tipo varianti di unità se ti metti a fare un po' di kit bashing. You get the hammer spare, you can now give it to characters
in your Saturnine command squad and basically make them into a champion. Con un po' di modifiche, magari ti fai delle... Avevamo detto che comunque avrebbero a un certo make one punto of your mostrato Saturnine delle into a varianti, Saturnine meno male, Centurion. delle... That's the Thousand Suns guy on the far left there. delle Saturn, tipo varianti specifiche di legione. Two tiers of Saturnine commander you can have in your army, and effectively unlocks the ability to have an entire Ovviamente c'è a schermo la legione più bella che esista. army if you wanted to. Yeah, one of the topics Scusate. that's handled inside this Journal Tactica is the way Legione that traditrice. embraced Saturnine Più armor. bella. Obviously, to use it at A all, mio requiring parere, it to be ovviamente. at least to some extent psychically sensitive. That really plays into the hands of the They Thousand Suns. Thousand Suns love it. It's their favourite. Piace. But there's all sorts of things. It's not just the Thousand Suns that sort of get the rub in this. So there'll be lots to enjoy, and we'll tell you more about it as we get closer. Yeah, there's some really interesting stuff about how the different legions have sort of embraced it. So the Thousand Suns have sort of used it as intended to some extent and kind of put all of their psychic pilots inside them. The word bearers immediately crammed it full of demons just to see what would happen. But all of the legions Questa è il foto della legione Alfa, recognize sì, è the vero, neutrality infatti. of Saturnine technology and find a place for it in their legions. Perfect. Right. We're still not quite done in this sort of area of the timeline. I am super excited to be able to announce today on behalf of the Black Library that there is a new mega series on the way. This is the Scouring. This is book 1 called Ashes of the Imperium, and this kicks off a multi-book, multi-author mega series Finalmente! set in the ashes of the Imperium. It's a perfect title. The Horus Heresy has ended. The Emperor is mortally wounded, enshrined upon the golden. Finalmente è arrivata la purificazione! The traitor legions are in full retreat. What happens next? So this series begins essentially at that premise, and here we have a very understandable confrontation between a battered and damaged. Finalmente, cazzo! Guardate che ci sono già Gilliman e Dorn che si incazzano l'un l'altro perché probabilmente andremo a iniziare a parlare del Codex. Black Library are super excited for us to be announcing this today because this is the culmination of a lot of work and effort between a really sort of E il primo libro lo fa Chris Wright, grande cazzo. Grande cazzo. A multi-book series which we're going to see play out over several years. I'm really excited. Oh sì, una serie lunga anni che ci occuperà svariati libri. Oh sì, oh dimmi tutte queste grandi e caldissime cose. For those of you who want to enjoy it, I promise you spoiler free. Oh sì, aspetta che registro questo pezzo e me lo ascolto di notte. They essentially caused all of this, or their brothers have. They've ruined the work of the Great Crusade. The Imperium is in Subito dopo l'eresia, perché è il pezzo della purificazione. Siamo negli anni dopo l'assedio. Era già praticamente scontato che dovesse arrivare, perché se uno legge The End and the Death ci sono tutti i presupposti per il ok, adesso ci fate vedere cosa succede dopo, vero? E infatti how do they survive? How do they regroup? The third group is, in my opinion, maybe the most compelling, which is what of humanity, right? They've just watched these demigods wage war across the Imperium, ruin everything, destroy the Emperor's great works. The Emperor is... giustamente noi vedremo la parte di umanità che vedrà gli Space Marine che stanno un po' facendo bordelli nell'immediato post-eresia. Credo che a un certo punto vedremo finalmente anche la creazione dell'Inquisizione, dato che comunque dobbiamo ancora sapere la quarta figura che va a comporre i 4 fondatori. Ne parleremo tra un po' di anni, però sicuramente ci arriveremo. Esatto, Nick, il Moriana momento. Ne passa un po' di tempo su Scala per arrivare a Scalatrax. Scalatrax in realtà ci sarebbe già un libro che tratta un po' quella vicenda, che sarebbe Karn, Eater of Worlds, di Anthony Reynolds, se non sbaglio. Experienced a little bit, and it's like top tier Black Library fiction and might be a fun way to sort of whet your appetite for more Chris Wright. Bene, sono veramente contento. Speravo che tirassero fuori sto annuncio. Ho detto, è da quando è arrivata la fine di End and the Death, che la gente era lì che in fibrillazione, che diceva ok, bene. Quindi la purificazione quando giunge. I really am super excited for it. È assolutamente una serie in cui potremmo vedere finalmente la distruzione di Caliban. And we do now
with 5 new Space Marine heroes for 5 of the first founding chapters. Right, this is Vulcan. Ah, Essence. finalmente This is the model arrivano. returning that has previously been in metal Vulcan, and resin immagino and che is adesso now in vedremo anche plastic. Lysander. Vulcan Heston is a famed hero of the Salamanders chapter, and his particular mission is to scour the galaxy looking for the relics left by his Primarch, the namesake Vulcan. He wears some of those relics himself, so he is equipped with an artificer suit of armor. He is carrying a handheld heavy flamer and a blade of Vulcan that crackles with magma fire and is able to Esatto, il slice mini through enemy Vulcan. warriors. He's also walking through flames, just in case you Il weren't buon sure mini he was, Vulcan. he was as cool as he can be. He's just walking through the fire there as well. Già, Probably the Bretoniano. most iconic Già. Salamanders character that exists in Warhammer 40,000, and it's great to see him in plastic. He has a couple of head options. You can have helmeted or unhelmeted. And Health and safety first. both of them look very, very cool indeed. He is only one of the 5 new Space Marine characters. on the Next way. up we have Appunto, a very Lysander, iconic and well-known Vagabellino. hero, returning in a new incarnation. Darnath Lysander, first captain of the first company, I probably should say, of the Imperial Fists chapter. He's been remade in the sort of new Terminator armor style that we saw for the first time. Yeah, in, the same scale as the ones absolutely. in the recent Warhammer 40,000. And he is a substantial man in that armor. He has an enormous storm shield. He's carrying that incredible looking thunder might be hammer. the best storm shield in Warhammer. It's up there, isn't It's it? right up It's up there, there. yeah. I think the Lion might argue. Sto he's cercando got di weird arrivare a un top three, right? messaggio. Yeah, everything you'd expect from this iconic hero of the Imperial Fists chapter. Nice to see a helmeted option in there. Yeah, absolutely. They're taking the. If you don't want to paint a face, and sometimes you just want to get him on the battlefield nice and fast. Yeah, I mean, if it wasn't yellow, I don't know, I might find it easy to paint the flesh, to be honest. Dopo sicuramente He ne is parliamo not, poi della only there are cosa 5 of them Saturnine. altogether. So next up we have Canok Var, a new character for the Iron Hands chapter. This Ah, is, nuovo, alleluia. Minchia, ogni tanto un po' di captain of amore the anche per le Burning buone mani di Clan. ferro. Yeah. The equivalent to your kind of captain of the first company. Yeah. Again, a Terminator che in the arma same che c'ha. scale as the recent new Terminator kits. Some really lovely little features on here, really leaning into the kind of Iron Hands lore. You've got lots of nods towards his technological know-how and their kind of alliance with the Adeptus Mechanicus. Yeah, he's got sort of servo skulls attached by data tethers, sort of conjuring information. Look at the one on the bottom right. Sì, infatti, non mi ricordavo purtroppo il nome corretto dell'arma, però conoscevo a livello di aspetto. Figo. Building that they're planning to besiege. And I think my favourite thing on this model is actually the power maul, which is shaped after a Tetsubo, not a weapon used. Tetsubo, infatti, l'hanno detto anche works on loro. This guy, sort of straightforward, practical, extremely brutal. Next up, and I think for many people this will be the sort of this one's cool, guys. the model which fires your imagination. The Raven Guard have a new chapter master. Absolutely love this guy. So the new chapter master of the Raven Guard. And you might be saying, Eddie, they already have a Oddio, chapter master. What quindi happened to davvero Shrike? c'è un nuovo Shrike, maestro has capitolare. led the E Raven Guard for Shrike? some years, but has decided that actually his place Mischiatta? is better in the shadows as the captain of stealth assaults, and he has left Etheon Shan to lead the Raven Guard as their Meno male che Balrak ha detto una cazzata riguardo al fatto che dovesse essere Sparrow King che tornava completamente a cazzo di cane nel 40.000, meno male. Che fico. Allora, vedi che mi sembrava una roba che... delle sagome, vedi che mi sembrava una roba che sapeva di Raven Guard, alla fine. Ma Shrike? Che fine fa? Cioè cos'è? Torna magari alla sua compagnia o mischiatta? And I think the Raven Guard fans out there are going to be delighted by what he presents. And there's one more. Saboden Khan. He is the first captain of the White Scars chapter. So he leads its first company. E il primo capitano. Just mighty looking grav bike. It's got a Gatling cannon mounted into the front. He's just the perfect embodiment of that White Scars hero huntsman archetype. Con la moto grav, tra l'altro. Bellino. Il modello Bullock, peraltro. You can see the kind of pattern on the front of the jet bike is very reminiscent of o perlomeno una roba che sembra il modello Bullock. on their dreadnoughts and things like that. We've got the model with us in a second. We're going to have a look at it, but there's some beautiful detail on the back. He's got kind of Chigorian shields and sheaths and decapitated enemy heads and stuff like that. It is just the most White Scars looking thing you've ever seen. It fits beautifully in an army if you've got lots of outriders and fast moving stuff.
It's been quite a long wait for the White Scars to have absolutely. a character on a bike, the and characters it's have well worth traditionally it. had to walk, haven't they? So not anymore. Really beautiful. How do I get my hands on these? You say there's some questions to answer there. There's a series of combat patrols coming out. Listen carefully, I'll explain. Vabbè, sì, giustamente, figurati se non facevano le pattuglie da combattimento dedicate. You see it here. It's 3 outrider Era bikes, abbastanza ovvio. intercessor assault squad, a transport, and Sabodin Khan. He will be available separately not that long after the release of this combat patrol. He's the only one of these new heroes that comes inside a combat patrol. The others are available separately, but here are the combat patrols that come out with them. So you have an Imperial Fist combat patrol, just full of heavily armored Imperial Fist troops. You've got Terminators and a command group, and it just looks wonderful. Next up, Iron Hands, heavy intercessors, heavy weapons, everything you might expect from these tough, durable warriors of the Iron Hands chapter. The Raven Guard, bit more Fast and Phobos. Io sono molto curioso però di capire poi la questione di Shrike, siccome appunto si conferma il fatto che non è più maestro capitolare. Every model in this entire combat patrol has something that makes you hotter. Either a melter gun or a flamethrower in some way, shape, or form. I think there's some assault intercessors who maybe ruin my attempt at connecting it. But do you know what? That is a lot of flamer and or melter, and I think you can excuse us. Some new transfers in those kits as well. Anche perché ora sto facendo una rapida ricerca e noto che Eton Shan non è un personaggio nuovo. Era precedentemente il capitano della quarta compagnia della Guardia del Corvo. Poi tempo dopo è diventato il capitano. Era diventato il primo capitano. Adesso da primo capitano è diventato maestro capitolare. Però appunto resta da capire, Shrike invece adesso... a fan of the Crimson Fist's successors, then you can fill your boots. We'll show you those ahead of time so you can sort of plan your purchases and your painting experiences as we get closer to these. Yeah, have a look at the models. Yeah, I've got some of the miniatures right here. We've got some kind of classic stuff so you can see the scale of them, and we've also got some of the new miniatures. So if we start off over here with the Raven Guard side, I brought along a assault intercessor sergeant. It's not a small model by any stretch of the imagination, but you sort of get a sense of how big the new chapter master of the Raven Guard is there. He's on a big base. He's going to be quite an Sì, non è completamente nuovo. Infatti dico, sembra la Bullock, però evidentemente ha qualche influenza. C'ha il design delle piastre come Impulsor e Pulsor, quindi sì, probabilmente c'è stato qualche tentativo magari di riprendere qualche vecchio progetto mescolandolo con qualcosa di più recente. Come spesso accade nel Mechanicus, che mescola cose per tirare fuori qualcosa di funzionante. First of all, check out the sort of similarities between the stylings, the sort of the shape of the bike, very sort of reminiscent of the things that you see on the Outrider. But if you spin it around, check out some of the details. There are so many lovely details on this. I really like the shield. There's some sheaths, there's some extra weapons. As well as having loads of lovely detail, there's also loads of space if you want to do some like Chigorian freehand. I think that's going to be up there with the Golden Demons and things, so that where people choose the models. It's exciting to see what people do with it. So there we are. Space Marine surely that's all the Space Marine we have time for. So you say that, but there is a little bit more Space Marine on the way. This one's really exciting for me because I got to help a little bit on the team that have brought this to life. I am over the moon to present the first ever officially licensed wearable Space Marine helmet. Ma questo deve vederlo Lore, cazzo. Per loro intendo Fantoni. Gli han fatto per il compleanno l'elmo e adesso esce quello ufficiale. Cazzo, gli ha regalato Maid adesso. Gli ha fatto l'elmo personalizzato a tema angeli sanguinari. Adesso esce quello con l'Ititus ufficiale. Ma che cazzo. Ma dimmi te. Raggio i Toy. Che cazzo di roba. Ah, questo è il prototipo, ok. Quindi non è ancora la versione definitivissima.
inside, can you see the illuminated? A little bit. There's some bit, really little great bit. pictures that you'll be able to see later. But I feel like a Space Marine already. This is just I feel like I'm the standing best. next to a Space Marine. It's incredible. I mean, it's never felt so good to feel. Sì, like infatti the dico, il suo Titus. compleanno è oggi, quindi So infatti the lenses inside ha illuminate. fatto vedere You can buy il it regalo with this arrivato. lovely display stand as well. This is the Mark X helmet stand. It looks like something straight out of a battle barge or a Fortress Monastery cell where a Space Marine might put his war gear when he's finished on campaign. It's your choice whether you want to get the helmet separately or with that, but I've had this in my office for quite a while and it looks really cool. When can you get your hands on it, I guess is the question. When can I get my hands on it, Adam? I'm glad you asked. The answer is, when this preview show is done, the pre-orders begin. So you will be able to go finisce to, la live e parte il warhammermerch.com, pre-order, ok. and pre-order it. So yeah, I'm just over the moon to see this in the flesh, in real world. Very, very exciting. We're still not done with Warhammer 40,000. We need to go to Kill Team, to the Kill Team. Appunto, sembra proprio un serpentello. Ma il geomante! Minchia! Ha recuperato il geomante. So, an amazing, cool. an amazing new box for Kill Team, a new expansion, 2 brand new Kill Teams, a new Però Kill Zone, some incredible diverso, miniatures. non è più Let's Voltus. take a look. This is Kill Team Tomb World, and you get absolutely loads in this box. It's just bursting with cool This stuff, right? might be the Siamo best da un'altra Kill Team parte. box we've released. It's bold way up claim, there, and isn't I it? struggle It's to up there. argue. It's up there. There's some beautiful stuff in here. I mean, if we Ma talk che about belli the gli battlefield elementi first, scenici you've coi got some absolutely sarcofagi. amazing Necron scenery, in a little bit like the Into the Dark scenery we saw Yeah, absolutely. a little while back, and certainly allows you to play games in that same sort of style. Doesn't replace it necessarily, but allows you to play that kind of close confines, up close battles. Really thematic. You've got the kind of undead Necron crypts as the warriors wait. Avevo for ragione, Necron l'annuncio sul amongst tenente slumber. primaris c'è But stato. the Kill Sì, Team dai, themselves siamo are stati lì where the effettivamente. real excitement is. So if we start off with the Death Watch Kill Team, this is the return of the original Kill Team. The name Kill Team itself comes from the concept of Death Watch, and they have come out with an amazing new range of miniatures. Abbiamo un 10 of Flash these guys in Terror. box. You can build them in a whole range of different ways, and there are some lovely features. È un Adam, have you got Wolfspear any favourites quello. from I next mean, there? for me, I'm all about the big firepower, right? So, Dai! sort of bottom right, you have a Flesh Terrier holding a frag Minchia, ogni cannon. tanto si ricordano che That's the esistono. best way to greet the Xenos, right? You can't Cazzo! really go wrong. Avevamo giusto parlato di I've called questa them out as cosa a discutendo del character codex di happy to Decima know dei these. One of the lupi. things that's really striking about this set Cazzo! is E that poi ci there's fanno il loads kit. of different heraldic devices Yeah, available. some quite obscure chapters as well. Yeah, I mean, so Flesh Terrors are perhaps not Aspetta, perché sto obscure, cercando di vedere bene but gli they're not spallacci. Quelli necessarily sono what you forse might expect. i corvi For di example, ferro, top quelli a center, that's a sinistra. member of the Wolf Spears, which is one of the few successors to the Perché Space Wolf chapter. non capisco got se an sia Ultramarine on the semplicemente right-hand una side. U degli The Ultramarine, crossed swords on ma the un po' one, diversa. bottom left, I think is probably making him a guardian of the Covenant. I think you Non might capisco be se sia right. una roba alata, and- adesso and as a vediamo. Dark Angels collector, that's quite exciting. We had a fun game earlier on where we tried to guess all the different chapters. Yeah. A red scorpion in there as well. You can't quite make him out, but the There's 5 more that you can see here. Ma quanta gente! Maglia imperiale, Salamandra, a sinistra Guardia del Corvo, mi pare. È un raptor Loads of quello? options, loads of Mi different pare di sì, dallo specializations for the kill team spallaccio. to be Quello a dealt with. destra non vediamo They really bene are the il... personification of pick the right weapon for non the si vede job bene lo when you spallaccio start di quello a it. destra. And when you play Kill Team, the way that Adesso li vediamo tutti. any Kill Team works is that you have a roster of different warriors, and then you can choose the ones you want before your game starts. You get 10 Tanto anche gli models scorpioni in this rossi. box to make a Bello. Kill Team. Ah, ma You've got un po' loads di of different capitoli più options, particolari. and then you choose before each game. Your Magari non Kill Team tutti, però in-game will be appunto, 5 almeno of those in warriors. mezzo You abbiamo can anche get qualche any 5 you capitolo più particolare. I mean, check it out with the underslung grenade launcher and all of the grenades just in the harness. It's great to see a mix of Gravis and Phobos and Yeah, Tacticus absolutely. as well. So that's a Gravis, effectively a heavy intercessor archetype, but he's even more upgunned than you might expect a normal. Il biondo heavy pare intercessor, mio zio. which have Beh, already tuo got zio è quite fichissimo big allora. guns. In game terms, the Death Watch have got all sorts of specialist Xenos killing kit, but one of their things is effectively in each turning point you can choose No, one non of them sono as a solo 5, special sono... piece ne of ho fatti vedere una ammunition, decina. and you can basically pick a special rule for that gun to have, so it can be blast or precision or extra AP or something like that. So that
a kind of quite long-standing concept of them having the ammunition to do exactly the job you need them to do makes its way into Kill Team, as well as them just being pretty good all-round Space Marines, right? Yeah, absolutely. But they're not the only thing in the kit, although you might excuse our enthusiasm for thinking so. There's also the Canoptic Molto bello il Circle. geomante. These are the Necron guardians of this tomb 10, complex. 10 Douglas. Essentially, their job has been Tra l'altro to Douglas, oversee the un doppio benvenuto per il tuo reanimation primo messaggio nella of all of chat. the Necrons that you No, no, see sono in 10, the sono 10. alcoves. We'll show you some Hanno of fatto them vedere in a bit. 2 And da so, 5. these are Ne sono 10. sentinels that are ready to Dicevo, now bello il sort of geomante. attack the Mi piace infiltrators. che tirino fuori, tirino fuori le varie discipline dei Cryptek. I ragni sono dei riparatori. Esistevano già, ne hanno fatto di nuovi modelli. Circle, it is led by a geomancer, which is a type of cryptek. That's the model you can see there. She is the leader of the warband, and she definitely kind of is the core of the force, right? So, and she's big and powerful. She's right? big and powerful. Yeah, she alone can take on a space marine, but the other troops in her force need her to kind of be at the center to kind of coordinate the efforts. You've got a few different other models in the mix there as well. Immagino che magari nel corso del tempo tireranno fuori un po' tutte le varie discipline che vengono introdotte in quinta edizione per i Cryptek. Non mi pare ci sia ancora l'eteremante. Sort of the right hand, and there's another one sort of central to the right hand side. Then the smaller things, they are your reanimators or your warriors. Che belli quelli coi cannoni. Normally, day to day, they'd just be pooling around, making sure everything's safe and well. They'd be reanimating some Necrons, but you know, when the Death Watch come knocking, they leap into action. Yeah, the crawlers have got some particularly formidable weaponry, right? So like they're up against the Death Watch kill team, so the guns on those can take out. E invece ad esempio a me Biacco piace proprio che ci siano i mischioni, proprio perché non è Warhammer 40.000, sono squadre particolari, quindi hanno varia roba. A me in realtà piace molto che sia così. Piace proprio che si distacchi dall'ordine, diciamo, di Warhammer 40.000. Why does it have a bunch of Necron warriors? You might ask. They're not in the kill team. Well, one of the other things. Poi in generale mi piace quando le bande sono variegate nei giochi da tavolo. Playing basically co-op missions where you both play as Death Watch and you're up against hordes, undying hordes of Necron warriors. Joint operations is super fun, and the chance to do this as a Death Watch kill team, sort of stalking around a Necron. Il team va da Dio anche se c'è combat patrol e non si sa niente di Warcry, dite che sia morto per via di punta di lancia. Beh, a me dà l'idea che appunto Warcry sia ormai abbastanza abbandonato e al massimo hanno detto che ci metteranno le regole per i nani del caos, però non stanno comunicando nulla di nuovo, quindi mi sa proprio di ormai praticamente un sì, puoi giocartelo, te lo vendiamo ancora, però il futuro è su Spirit. Evidentemente magari Kill Team va meglio. This is going to be just peak Warhammer adventures in a tomb complex. I love it. And of course, both of these kill teams will be usable. Sono ipotesi, per carità. There'll be a way to use your Death Watch in that game as well, and your new Necrons. And of course, there is a new book, a new dossier that comes with this, which has all the rules you need to play these in your games of Kill Team. Yeah, let's have a look at some of them in the flesh. Oh, it comes in a box. There you go. Let's have a look at some of these in the flesh. In particular, it'd be good to get the Geomancer in. Quindi because that gives us vuol dire che Kill Team Tifone, di cui tra l'altro discutiamo questa sera, è attualmente l'ultima storia dedicata a Volpus. Magari poi sentiamo ancora riparlare del pianeta da qualche altra parte, per carità, però per adesso... So you get a nice mix of scale from obviously the Geomancer and the reanimators on the sides. Loads of stuff to feast on. This is going to be a very exciting time for Kill Team. I think the Death Watch are very popular with lots of fans, and they're so iconic in the concept of Kill Team. I think wouldn't be an exaggeration to say the most requested Kill Team, since the concept of Kill Team was sort of re-emerged into the consciousness. Absolutely. Right. I think we've done it. Il Kill Team più richiesto era Death Watch. Incredibile che effettivamente la cosa più richiesta di Kill Team sia la cosa per cui esiste il termine Kill Team. We should go to question corner. That was good prompt. Well done. Simon, there's probably a question or three, right? There's quite a few. Yeah. Do you want some rapid fire ones to get you going? Let's see what we can do. We're within 12.
Okay, let's go. So start off with Old World. Are the new Tomb King minis resin or plastic? They are plastic. Multi-part plastic kits. Definitely said it. Let's go with the Kill Team Tomb World. Is the new Necron terrain similar in dimension to the Gallodark terrain? It is similar. yeah. I don't think it's exactly the same. Yeah, Gallodark would be a good reference point. So we've got Warhammer Underworlds. Will the new warbands or any of the re-released Grand Alliance warbands be receiving rules to use them in Warhammer Age of Sigmar? I believe you can use all of them in Age of Sigmar, can't you? I don't want to. Certainly. Well, I'm not going to commit. There you go. Show my face as a face of non-committal. One thing that is worth saying is that quite a lot of the new battle tomes have a place for the Warhammer Underworlds warbands as generic archetypes of that thing. So the Gloomspite kits, for example, you've got a place for the wolves. I think that's a more comprehensive answer. that's Eddie. Ah beh probably sì, la the way- solita the cosa place per that you're cui certe finding cose di... Yeah, that's certe fair. cose di... The Hellsmith. di Underworld se are poi going finiscono in to Age of Warcraft, Sigmar. so already have Yes, some. yeah, Sì ragazzi, avevo notato la domanda sui so geomanti the- e che the volevo Adeptus trovare Astartes ones il we've pezzo seen. dei geomanti nel Does, codex di Superden Quinta che Khan have ai a tempi li helmet introduceva. It does have a Se lo helmet option. ritrovo. Very cool. Although I think Safety first. any adherence to health and safety would be an absolute abomination when you're riding through the wind. You like the might White be Scars. riding in a vacuum, at No, which point no, you're probably just allowed. hold your breath. Just Get on with it. Yeah. Okay, they've got cool. reinforced There you go. skulls. I'm sure they'll be fine. So where can we expect to see the lore and rules for the shiny new characters? That is a great question. good question. So the rules will be available online. So some of the rules, if the character is being re-released, already exist Yeah, in Codex that's true. Space Marine. So Darnath Lysander yeah, covered Vulcan off and already. Lysander are already there. The other rules will be available online. And I'm really glad you asked about the lore because I know a thing. Phil Kennedy, Gli araldi di 40,000, trasmogrificazione sono lore team, came and adepti had a della chat with me, and they've geomanzia written e signori della full scienza, background un for each of tempo these chiamata characters and narrative alchimia. stories Sono that will be posted on specializzati nella Warhammer trasformazione della materia e nell'instillare I'm l'anima super in excited. ciò che è So I don't know anything inanimato. about Aethon Shan, and I want to learn his story. So yes, there we go. Awesome. So we've got two more quick ones if we can. Tipo So, hanno will the un'arpa Force della Force of the Darkness, dissonanza per are cambiare some of tipo the la wargame composizione options that are dei currently no longer available to materiali. certain units ever going to be revisited? So that's a good question. So we do know that there will be more O un things bastone released in che plastic across the course of this fa edition. fondamentalmente With some causa of those plastic sismi kits, you may see intorno al wargear options Cryptek. returning that have previously been available. You might also see some wargear options that have never Roba di existed questo tipo. before added to those units. So hopefully that answers some of the question. Yeah, Grant. One last one was on the scouring. How many books can we expect to see in the series? At least one, because it's got the number one on the side of it. I don't want to steal the thunder of any future sort of news from Ma Black figurati Library se other ti than to dicono announce quanti it libri today. avrà la purificazione, ma anche What perché they have presumo told che us, non and l'abbiano it's nemmeno ancora one of the deciso. best Cioè. conversations with my Han già professional detto che è una writer, roba che durerà and, anni. The editing team from Black Library, as they sort of poured the scouring lore into my open brain, was this is a multi-book, multi-author series, and so you're going to be following it for some years to come. No, appunto, tipo, Yeah. avrà, ma esattamente come... 42, esatto. Ma esattamente come l'eresia, nel senso saranno più autori, durerà anni, avrà What remains, I guess, indubbiamente svariate storie. Sono contento che ho detto che il primo libro sia scritto da Chris Bright. Brilliant Warhammer fun with us. I've really enjoyed myself. I had a great time. I always have a great time. Awesome. There's some general housekeeping to do. If you've missed anything in this and you want to know more, go to warhammercommunity.com. Read the articles that are there on the website. There's pictures. In realtà saranno due, solo che sarà uno e il secondo semplicemente uscirà tra 6 anni. Per quello è una serie che dura anni, semplicemente perché ci mettono tanto a scrivere il secondo. Tacoma, where there's Warhammer 40,000 tournament taking place, I believe right now is what we're going back to. So you can hang around here, especially on the Twitch channel. Barone Armoccio 15. What else is there Grazie to say? mille per questo segui. Oh, Un benvenuto. helmet. Tra l'altro noto ora che avevi proprio scritto anche un messaggio su YouTube. I think we're done. Adesso man mano tra l'altro facciamo tutto il recap successivo, tanto sono le 9:35, quindi Always a pleasure. We can't wait to see you again next time. Take care. stacchiamo un attimo e il volume. Stacchiamo un attimo e poi ripartiamo con la live chiacchiere, in cui andremo bene a rivedere tutti questi annunci. E discutiamo un po' di tutto. Per adesso l'abbiamo guardati così, semplicemente seguendoli. Esatto, avevo annunciato così poca roba. Dicevo, andremo
ad analizzare bene tutti questi annunci, magari ci guardiamo sicuramente un po' tutti gli articoli su Warhammer Community, eventuali foto, informazioni su ogni cosa, quindi andremo a sviscerare ogni cosa possibile e poi appunto gli altri argomenti che tratteremo questa sera. Grazie mille cari, grazie mille, un piacere aver seguito con voi questa cosa. Vabbè. Cari, allora, io ovviamente vi ringrazio tantissimo per aver seguito questi annunci insieme a me, grazie mille per i segui, per gli abbonamenti, per tutta la compagnia. Ci vediamo tra poco. Allora, teoricamente io avevo impostato le 9:30, perché immaginavo che comunque fosse un po' più breve. Però alla fine abbiamo sforato, che adesso sono ormai già le 21:36. Facciamo che comunque ci vediamo alle 9:45. No, la pappa l'ho già fatta. La pappa l'ho fatta mentre guardavamo gli annunci. Quindi ho già fatto tutto. Al massimo magari mi bevo un caffè, giusto per svegliarmi bene. Però facciamo una decina di minuti, raga. Facciamo le 21 e... no, nemmeno magari 45 perché sarebbero praticamente poco più di 5 minuti. Se magari ci vediamo alle 22, giusto per farci fratonda. Tappacacca, sì, esatto. Facciamo le 22. Facciamo le 22, almeno partiamo a inizio ora. Dai. Pulito, esatto. Riprogrammo un attimo l'altra live, che almeno chiunque non sia qui adesso a sentirmi sa che partiamo alle 22. E poi ho detto, facciamo tutto quello che è previsto per questa sera. Dai. Allora, grazie ancora cari per tutta la compagnia, anche le persone che magari non si presenteranno alla prossima live, comunque grazie mille per la compagnia e tutto il sostegno. Per chi appunto avrà voglia di farmi compagnia per il resto della serata, ci vediamo comunque tra qualche minuto a dopo alle 22. E quindi allora cari, a tra poco.